l'idea e il concetto dei Teaching Learning Center. Ecco, la giornata oggi, come dicevo, accoglie qui, vedremo, tante colleghi e colleghe delle università italiane con cui ci siamo ritrovati in questi mesi grazie a un lavoro pregevolissimo della CRUI, e tra poco darò la parola a chi è stata l'animatrice, organizzatrice di questa attività molto importante, che appunto ha lavorato con dei gruppi di lavoro specifici per partire a chiederci innanzitutto che cosa è effettivamente un Teaching Learning Center, anche proprio come struttura operativa, burocratica, organizzativa, come si può collocare all'interno di un ateneo e soprattutto dialogare con quelle che sono le strutture e i servizi istituzionali che diciamo controllano, verificano e supportano la didattica e la qualità della didattica. Come mettere al centro poi anche tutta la questione della funzione docente, della valorizzazione appunto della figura dei docenti, della preparazione dei docenti, della formazione dei docenti universitari, che appunto noi ritroviamo poi anche in AVA 3. Un elemento qualificante per i corsi di studio è proprio anche la formazione cosiddetta in servizio, cioè iniziale e in itinere, che i docenti devono avere. E poi un terzo elemento importante è quello di come poter valutare l'impatto dell'innovazione. Quindi come accanto alla valutazione diciamo istituzionale attraverso i questionari per studenti e quello che appunto è necessario e obbligatorio, come approfondire e creare una struttura che possa effettivamente valutare l'impatto di quanto si mette in campo sia come investimento economico degli atenei e sia anche come investimento personale e di risorse, di tempo appunto per la valorizzazione della figura del docente, dell'impegno dei docenti e anche soprattutto le iniziative per la didattica innovativa. Bene, tutti questi temi che in particolare sono stati poi trattati in due gruppi tra quelli della CRUI, appunto qui oggi faremo diciamo, la focalizzazione sul lavoro di due gruppi di lavoro. Uno è la valorizzazione della figura del docente e l'altro è la valutazione dell'impatto della didattica innovativa. Appunto saranno occasione di scambio, di confronto, e quindi io porto i saluti anche della rettrice oggi, che purtroppo insomma è una bella iniziativa, abbiamo l'anno accademico in carcere, ma purtroppo la data è cambiata 2 o 3 volte ed è coincisa, e quindi ovviamente credo sappiate quanto la nostra rettrice, anche perché lei è stata coinvolta personalmente quando era prorettrice alla didattica, abbia a cuore questa tematica, e quindi porto i suoi saluti e anche i saluti del nostro prorettore alla didattica, che oggi purtroppo per altri motivi non ha potuto intervenire. Quindi portando i loro saluti auguro appunto una buona giornata, che spero sia più una giornata appunto di scambio di domande, anche di messa a fuoco di criticità, di dubbi, di una comunità che è straordinario, grazie al lavoro della CRUI si sta muovendo unitamente. Buona giornata, io a questo punto cedo la parola in collegamento al nostro presidente, dico nostro perché è proprio il presidente di una agenzia che ci particolarmente interessa e coinvolge, dell'ANVUR, il professor Felice Uricchio, che appunto ci porterà i saluti e dovrebbe essere connesso. Carissimo, grazie, siamo onorati della tua presenza, perché ascoltare, avere una relazione diretta con Anvur in questo momento diventa prezioso. Prego, Grazie. io cedo la parola. Grazie dell'invito, un caro saluto alla magnifica rettrice, ai delegati, alla didattica, agli organizzatori di questo convegno veramente interessante e soprattutto ai partecipanti che manifestano anche attraverso la loro presenza e interesse sul tema, quello della valorizzazione della funzione didattica e soprattutto delle prospettive anche di utilizzo delle nuove tecnologie, l'individuazione degli strumenti di innovazione didattica. La giornata odierna che è particolarmente ricca e stimolante anche per i temi che saranno affrontati.
Innanzitutto porgo il saluto dell'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca, l'ANVUR, che ho l'onore di presiedere. Come sapete, l'ANVUR è un'agenzia pubblica che ha come compito istituzionale quello di promuovere la qualità. La valutazione è lo strumento attraverso il quale promuovere la qualità nel sistema universitario e soprattutto poi riferire anche questo impegno tanto alla ricerca, siamo proprio in avvio del nuovo esercizio della VQR, quanto della stessa didattica, che è centrale nei processi di assicurazione della qualità, cosiddetti modelli AVA, ora in corso di valutazione. Siamo già a metà della valutazione del ciclo e molte università sono prossime anche alla visita. Quindi mi fa molto piacere che i temi dell'innovazione didattica siano oggi affrontati, perché peraltro oggi si coniugano dall'altro più tematiche, quello dell'utilizzo delle nuove tecnologie, quello delle modalità anche di trasferimento dei saperi, che in passato sono sempre stati ispirati al modello della lezione frontale, il cosiddetto modello trasmissivo, ma che oggi si aprono anche a strumenti di maggiore interazione con gli studenti e talvolta anche con gli stakeholder esterni, sempre più coinvolti anche nei processi di valorizzazione delle conoscenze e soprattutto poi anche delle opportunità che non solo i nuovi modelli pedagogici e di valorizzazione della didattica, ma anche le nuove tecnologie offrono, intelligenza artificiale in primis, ma anche evidentemente anche tutte le altre modalità di telematiche e di utilizzo dei social, di modelli sempre più evoluti anche di utilizzo delle tecnologie. È evidente che la centralità dello studente resta fondamentale, così come anche della necessità di salvaguardare il rapporto col docente. Guardare negli occhi significa far scattare anche quella scintilla che è condizione essenziale anche per poter far evolvere i saperi e anche accendere, come diceva Plutarco, gli animi. Quindi il compito del docente non è riempire di conoscenze da trasferire, ma proprio quello di stimolare interessi, passioni, motivare anche sotto il profilo culturale, scientifico, i partecipanti ai diversi incontri. E l'innovazione didattica diventa leva fondamentale in questo processo. Come ABU noi abbiamo voluto proprio dedicare a questo tema anche un gruppo di lavoro, abbiamo anche un costante rapporto anche con la CRUI e con il Consorzio GEO che si occupa di innovazione didattica e abbiamo poi inserito all'interno dei punti di interesse di AVA 3 anche proprio le policy, le azioni concrete che vengono messe in campo proprio per promuovere innovazione didattica, trasferimento di conoscenze e partecipazione degli studenti. Abbiamo anche messo su un gruppo a cui ha partecipato anche il professor Perisatti del vostro Ateneo sulla valorizzazione della professionalità della docenza, perché molto spesso il ruolo docente è soprattutto poi anche schiacciato dalle modalità anche attuali di reclutamento. La SL è quasi tutta orientata sulla ricerca, deve acquisire maggiore anche consapevolezza della propria rilevanza e valorizzare la funzione docente significa anche consentire un processo di maturazione anche delle competenze didattiche in un contesto profondamente evoluto quale quello nel quale noi ci troviamo. Abbiamo messo su questo gruppo di lavoro che ha prodotto un documento che è sul sito dell'agenzia e abbiamo anche proposto anche qualche modello e qualche strumento che possa consentire anche agli atenei di mettere in campo azioni per professionalizzare la didattica, come accade in altri contesti internazionali, anche attraverso risorse, anche attraverso anche incentivi che non guastano in un momento storico importante in cui la leva anche dell'incentivo costituisce uno strumento prezioso anche per poter far ulteriormente evolvere l'impegno su questa direzione. La valutazione e valorizzazione è stimolo ed è un processo e quindi su questo potete contare sull'impegno della nostra istituzione nell'essere a fianco di tutti gli atenei, in particolare del vostro, che ha una importanza fondamentale nel nostro sistema universitario, per la sua storia, per il ruolo che esercita oggi nel sistema universitario che avrà anche nel prossimo futuro.
istituzione di prestigio, riconosciuta e di grande valore. Grazie ancora quindi per l'invito, mi spiace di non essere con voi oggi, ma seguirò con attenzione anche gli esiti di questo confronto, riservandomi anche di tornare nuovamente su questi temi, anche attraverso un'ulteriore riflessione che potremo fare a valle del vostro lavoro. Grazie ancora. Grazie Presidente. Grazie, quindi speriamo di rincontrarci, ma sicuramente in qualche altra occasione, di questo itinerario appunto di sensibilizzazione che le università stanno attraversando. Grazie. Grazie. Bene, io cedo adesso la parola, come vi dicevo, a una protagonista importante di tutta questa nostra attività che è stata svolta in quest'anno, che è la professoressa Luisa Menta, prorettrice diritto allo studio e innovazione dei processi di apprendimento dell'Università degli Studi di Palermo, che appunto ci è venuta a trovare in presenza, e questa è una cosa di grande valore che ringraziamo, che appunto porterà i saluti, ma anche ci spiegherà un po' come è nato tutto questo processo. Buon lavoro. Grazie, vi ringrazio senz'altro la professoressa De Rossi per l'invito. Ci tenevo a essere in presenza un po' perché noi siciliani abbiamo sempre il problema di sentirci un'isola, quindi abbiamo il bisogno di far parte del continente, no? Quindi Padova è già molto a nord. E poi perché secondo me è importante lo scambio e la condivisione, che sicuramente a distanza si può fare, abbiamo scoperto che si può fare, ma in presenza credo che si possa fare meglio. Io appunto in questo mio intervento di saluto volevo riassumere brevemente il senso del tavolo di lavoro sui TLC che si è creato all'interno della CRUI. L'idea è nata in un meeting che abbiamo fatto a Palermo nell'aprile del 2024 e poi ci siamo incontrati e abbiamo avuto l'accoglienza favorevole da parte della rettrice Petrucci, che è la presidente della commissione didattica in CRUI, e quindi si è capita l'importanza che per i Teaching and Learning Center ci sia un luogo anche all'interno della CRUI in cui appunto scambiarci le nostre idee, ma anche costruire assieme un percorso. Marina prima faceva riferimento alla linea PNRR sui Teaching and Learning Center. C'è stato un momento appunto di forte impulso per cui tante sedi universitarie voi avete una tradizione sicuramente già di lunga data e siete appunto, come diceva anche Euricchio, un po' un modello per il resto dell'Italia, però tante sedi si sono subito date da fare per creare dei Teaching and Learning Center. Io facendo un ragionamento ex post penso che tutto sommato sia stata una fortuna non avere questa linea di finanziamento PNRR, perché così possiamo ragionare in termini più distesi, non abbiamo l'ansia della rendicontazione a marzo 2026, possiamo costruire insieme qualcosa che appunto va al di là delle contingenze. Che cosa ci ha permesso di fare questo tavolo in CRUI? Ci ha permesso appunto di creare una serie di connessioni tra i nostri Teaching and Learning Center, ampliando appunto la rete di contatti. Perché questo secondo me è fondamentale? Perché ci siamo resi conto di come in fondo il cammino che si fa nelle varie università rispetto al faculty development, ai problemi appunto che affrontano i TLC, sia lo stesso. Ora ci vuole, i docenti di Padova e i docenti di Palermo hanno esattamente le stesse difficoltà, se vogliamo, nel ritagliare uno spazio per la formazione, però sentono la stessa esigenza di innovare la propria didattica. E quindi sicuramente abbiamo trovato uno spazio comune di riflessione appunto su questi temi che per noi sono condivise. Tra l'altro abbiamo trovato uno spazio per ragionare insieme su alcune che io definisco sfide comuni. Perché? Perché i Teaching and Learning Center non sono degli enti isolati all'interno dei dipartimenti o degli atenei in cui lavorano, meglio degli atenei in cui lavorano, ma interagiscono con tanti altri attori che in qualche modo hanno a cuore la qualità della didattica. Primo fra tutti il presidio di qualità, cioè il presidio di qualità degli atenei diventa effettivamente un
coprotagonista di tutto ciò che riguarda il miglioramento della didattica, e quindi superare una logica per cui negli atenei la mano sinistra non sa mai che cosa fa la destra, che mi sembra una cosa sempre molto così paradossale, ma purtroppo esistente. Credo che possa servire per fare delle azioni comuni, per non disperdere energie, per avere un obiettivo che sia appunto condiviso e che dia forza alle nostre azioni. Anche qui da isolana dico: remiamo tutti nella stessa direzione, no? In un ateneo l'obiettivo è comune, quindi dovremmo appunto ragionare in termini appunto condivisi. La disponibilità di risorse. È bellissimo parlare di innovazione della didattica, è bellissimo parlare di formazione dei docenti, ma chiaramente le risorse che si investono e che un ateneo decide di investire rispetto a questi temi è centrale. Penso ad esempio ai bandi, no? Alla possibilità di emanare dei bandi per l'innovazione didattica, per metodologie didattiche particolari come il service learning. Sono tutte iniziative che devono avere alle spalle un CDA che condivide l'importanza di un'innovazione didattica. E poi il tema centrale, su cui credo che in questa giornata ritorneremo, della valorizzazione della professionalità docente, che in qualche modo si interseca anche con un'incentivazione. È vero che per noi il tema della formazione, dico per noi docenti universitari rispetto per esempio ai colleghi docenti di scuola, è un tema più nuovo, cioè nella scuola il fatto che esista una formazione in servizio è nei fatti da molto più tempo, è nei fatti rispetto diciamo a sempre, ma per i docenti universitari è un tema più nuovo che però diventa imprescindibile in una società che cambia. Appunto si parlava di università che hanno al centro lo studente, questo studente cambia, è sotto gli occhi di tutti che i ragazzi con cui ci confrontiamo oggi non sono gli stessi di ieri. Secondo me c'è un'accelerazione anche post pandemia forse che veramente diventa quasi insostenibile, a meno che non ci si metta in gioco, a meno che appunto non si ripensi il proprio ruolo. E quindi a partire da queste riflessioni, che sono nate in un primo incontro nel luglio del 2024, poi abbiamo avuto un incontro a Roma a ottobre, un'altra a gennaio, abbiamo identificato dei punti chiave, cioè appunto nel dialogo si è valutata l'opportunità di avere dei gruppi di studio su queste 4 tematiche che abbiamo ritenuto fondamentali. È stata fatta una sorta di su Mentimeter, una sorta di questionario, di survey, in modo tale che tutti i colleghi delle varie università potessero mettere a fuoco quali erano secondo loro i problemi fondamentali, anche perché anche qui, cioè l'idea con cui si è lavorato, è vero che siamo un gruppo che opera all'interno della CRUI, però c'è stata veramente un'iniziativa, come si usa dire, bottom up, cioè dal basso, no? Dalla concretezza dei problemi con cui ci siamo confrontati. Quindi non avere un tavolo perché ci mettiamo la medaglietta che bello siamo in CRUI, ma cosa possiamo fare effettivamente e concretamente per appunto modificare la situazione. I temi: modelli di formazione dei docenti, valutazione dell'impatto delle azioni di faculty development, valorizzazione della professionalità docente e struttura dei TLC. Questi sono i 4 gruppi di studio. I vari referenti dei vari atenei si sono organizzati, divisi, alcuni partecipano a più gruppi di studio proprio per mandare avanti queste tematiche. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è la stesura di un position paper, anche qua un'idea di concretezza, cioè il gruppo di studio, potremmo dire di studio e di azione, cioè non vogliamo semplicemente fare il punto, ma vogliamo avere un documento programmatico, su cui poi ritorneranno anche le mie colleghe di altri atenei che appunto in qualche modo coordinano questi gruppi di studio, e l'idea appunto è di creare un documento che sia agile, operativo, ma che possa dare indicazioni concrete. Quindi tutti i gruppi sono partiti da una ricognizione dell'esistente, hanno creato anche un drive. Sottolineo questo fatto perché l'idea della condivisione è anche questo un fatto concreto, cioè avere un luogo fisico, come fisico virtuale, visto che stiamo parlando di un drive, in cui appunto condividere i documenti. Non è poco, perché molto spesso appunto il senso di impotenza nel fare le cose nasce dall'idea di dover partire da zero, invece non è così, non si parte da zero, si parte sempre da un +1 che qualcun altro magari ha già messo in campo. E quindi la condivisione di documenti ha creato un framework comune di materiali di riferimento, cioè parliamo tutti a partire da una bibliografia comune. Prospettive future.
Abbiamo valutato l'importanza anche che facciano parte di questo tavolo anche referenti di atenei che abbiano TLC appena costituiti o anche che abbiano intenzione di costituire dei TLC. Abbiamo notato come il fatto appunto che ci siano situazioni diverse a livello di, chiamiamola anzianità, di servizio dei vari TLC sia diventato un punto di forza per noi, perché nella condivisione delle buone pratiche sicuramente TLC che hanno già un'esperienza più consolidata possono fornire dei modelli operativi. Tra l'altro, appunto sempre parlando di formazione, tutti gli atenei ormai mettono in campo degli eventi di formazione, perché non pensare a una condivisione di buone pratiche che possa anche basarsi su un interscambio a livello di momenti di formazione? Penso per esempio al percorso di formazione dei neoassunti. Cioè in fondo i neoassunti dei vari atenei non è che abbiano esigenze così diverse, certo poi ogni ateneo ha delle specificità che non possono essere trascurate, ma esiste un pacchetto comune, un nucleo comune. Sarebbe bello arrivare a ipotizzare una formazione anche comune, dei pacchetti comuni per cui i colleghi neoassunti di Palermo si possano confrontare per esempio con i colleghi neoassunti di Padova e scoprire appunto che hanno esigenze e sfide comuni. Sicuramente il lavoro che vogliamo portare avanti è nei termini di una maggiore consapevolezza dell'importanza della formazione. Io dico che i docenti, soprattutto quelli senior, quelli per cui appunto l'idea di formazione forse è qualcosa ancora più nuova, che si avvicinano a queste tematiche, a volte lo fanno con diffidenza. Ecco, io non vi voglio raccontare che a Palermo appena dico facciamo qualcosa tutti entusiasticamente dicono ah sì che bello, 25 ore di formazione. No, non è così. Però credo che anche qui piano piano ci sia una cultura in qualche modo, no, che si deve creare, sia un abituarsi piano piano all'idea che fa parte del nostro essere docenti anche la formazione, cioè così come da ricercatori per noi sarebbe impensabile non guardare alle teorie più nuove rispetto ai nostri ambiti di ricerca, così nel nostro essere docenti effettivamente la formazione ha un peso. E quindi questa maggiore consapevolezza che via via si può acquisire, se in qualche modo viene legata, ecco, credo che il richiamo che si faceva da AVA 3 è fondamentale, perché già che ci siano in AVA 3 degli indicatori relativi alle ore di formazione dei docenti, secondo me è un segnale importante, perché è un dire guardate che le ore che spendete in questo non sono poi insignificanti per i vostri atenei, ma hanno un peso. Però io credo che al di là della quantificazione delle ore, della rendicontazione, no? Che un po' ci viene a volte stretta questa idea sempre del dover riempire carte, di dover fare numeri, credo che piano piano accanto a questo, se si arriva effettivamente a una vera valorizzazione della professionalità docente, anche il senso della formazione acquisisce un altro peso. E poi un ultimo punto, sempre nelle prospettive future, è anche il coinvolgimento di tutto il personale che lavora all'interno dei TLC, il superamento in qualche modo della distinzione, no? Che il problema dell'essere formati sia semplicemente dei docenti o certe volte del personale amministrativo su tematiche che sembrano non entrare per niente con quelle di pertinenza dei docenti. Penso ad esempio a figure come gli instructional designer. Sono figure di contatto, ecco, figure di questo tipo non possono non ragionare assieme ai docenti e quindi non fare una formazione che sia condivisa, ma come queste tante altre figure che lavorano all'interno del TLC, perché gli atenei, lo sappiamo, si muovono su due gambe, una gamba amministrativa e una gamba, diciamo, legata alla docenza, ma se queste due gambe non camminano nella stessa direzione, se anche tutto il comparto amministrativo non condivide l'importanza delle strutture dei TLC, chiaramente non si fa molta strada. E quindi grazie per diciamo, l'opportunità di ascoltare oggi cosa avviene qui a Padova e buon lavoro. Bene, grazie per la chiarezza con cui è stata presentata questa attività e sarà molto importante appunto che questo position paper diventi un po' un materiale di scambio appunto con Anvur, col Ministero, insomma una voce istituzionalizzata che provenga però da tutti. Bene, adesso proseguiamo entrando diciamo nel cuore insomma di questa giornata con le due tavole rotonde. La prima è appunto
dedicata agli approcci e strumenti per valutare l'impatto di azioni di faculty development per l'innovazione didattica, e questa prima tavola rotonda si ispira a uno dei gruppi. Come avete visto, i gruppi CRUI erano 4, noi abbiamo partecipato come Padova a 2, quindi abbiamo un po' focalizzato queste tematiche, non perché le altre non siano importanti, ma perché appunto abbiamo fatto una riflessione comune. E quindi invito subito la nostra chair al tavolo, che è la professoressa Valentina De Marchi, che è la direttrice del Centro di Teaching Learning Excellence di ESADE Business School di Barcellona, e che però è una docente UniPD e anche una change agent, cioè lei è una di quelle figure tra quelle che noi abbiamo formato nel tempo dal 2016, che appunto ha maturato questa esperienza e direi anche eccellenza nella innovazione didattica grazie alla formazione. Prego Valentina. Siamo già nelle postazioni. Sì, direi di invitare, siediti pure, poi direi di invitare man mano le colleghe della tavola rotonda. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie. Devo dire che sono emozionata di tornare, non si sente? Vengo di qua, così forse. Meglio, sì. Mi sentite? Meglio? Adesso magari mi vedete anche? Ah, perfetto, bene, allora dopo torno e lo accendo, grazie. E niente, ringraziavo dell'invito e condividevo un'emozione di essere qui, di tornare a Padova e di tornare al convegno del Teaching for Learning, che è una parte dell'Università di Padova in cui ho militato dagli albori. Sono stati davvero tantissimi anni e con grande passione, come docente che ha apprezzato i corsi fatti, e poi insomma un po' come chi si è anche messo in gioco a cercare di tornare un po', no? Di questa energia, costruendo cose fino all'ultimo periodo, collaborando un po' anche con Marina nel ruolo che adesso è di Ettore, no? Di coordinatrice del progetto T4L, quindi davvero bello essere qui ed essere qui in un ruolo anche complementare, no? Di quello che chiacchieriamo e discutiamo e cerchiamo di costruire oggi come direttrice di questo centro, che essenzialmente, per dare un po' come dire, le coordinate, è un po' il T4L e il digital insieme, no? Quindi siamo un po' il cuore pulsante dell'innovazione dell'università, creando corsi di formazione, ma anche sviluppando linee guida, facendo scouting di tecnologie, insomma cercando di supportare i processi di innovazione con i docenti al centro. Mi piace moltissimo il titolo di oggi, per questa università che è molto diversa. ESADE Business School è una business school, quindi non è un'università, siamo molto più focalizzati come temi, è molto più piccola, è un'università privata, no? Quindi sono dinamiche diverse, però devo dire, no? Con anche problematicità, no? Legandosi, no? A quanto si diceva prima, e simili, no? Rispetto alla complessità anche di supportare questo tipo di processi. Quindi sono qui con piacere a riportare che alcune delle cose fatte qui a Padova in realtà io le sto portando come best practice lì a ESADE, e spero che, come stiamo un po' facendo ad esempio adesso anche con Carlo su alcune cose, sull'uso delle AI nella didattica, insomma tenendo aperto questo canale di scambio nonostante i contesti diversi, visto che poi i temi sono simili. E sono particolarmente contenta di essere qua con voi oggi a parlare di un tema che a me è molto caro, quello dell'impatto, e su cui tra l'altro sto lavorando anche in termini di ricerca. Io di background sono una docente di management, mi occupo di sostenibilità, quindi insomma, no, l'impatto anche al di fuori dell'ambito universitario è una cosa che a me è sempre stata cara, e scommetto che se chiedessi per quanti di noi l'impatto, avere un impatto è stata una ragione per cui siamo entrati in questo mestiere, vediamo se c'è qualcun altro che si sente, no? Probabilmente sì, no? Come docenti alla fine, no? La motivazione di quello che facciamo, nonostante le difficoltà, no? È legata anche a questa idea di avere un impatto, no? E che cos'è poi impatto? No? Allora diciamo che forse uno dei primi impatti che abbiamo imparato a misurare
è stato quello che potremmo dire accademico, no? Quindi quante pubblicazioni, quante citazioni, su che riviste. Su quello abbiamo forse anche sviluppato delle metriche, sicuramente non comprehensive, però insomma abbastanza established. Scusate, mi perdo qualche termine in italiano, sono tra catalano, spagnolo, inglese, mi permetterete forse qualche incursione nell'inglese. Però certamente la nostra attività, forse quella che ci motiva anche di più, è quella dell'impatto che va un po' fuori, no? Dalle mura dell'Accademia. E nella nostra letteratura, no? Di colleghi di economia e management che siamo curiosi di capire come l'università può essere motore di sviluppo, abbiamo identificato almeno 5 tipologie di impatto. Questo accademico è sicuramente il primo, portare conoscenza nuova. Un secondo è anche pratico, no? Scoprire contesti e applicazioni che possono essere realizzate da imprese, da altri soggetti. Penso ai colleghi, no, di ingegneria, il cui output, no, della ricerca molto spesso diventano brevetti, no? Diventano anche cose che possono essere applicati direttamente. Quello che a me preme di più come docente appassionata di temi di sostenibilità è una terza tipologia, ed è quella che viene chiamata, no, di impatto sulla società, no? Che società vuol dire i cittadini, vuol dire per me l'ambiente, no? Vuol dire anche, no, il tessuto connettivo alle nostre comunità, l'ambiente al di fuori di noi, quanto siamo capaci di affrontare quelle grand challenges, no? Che adesso sentiamo tanto nominare, purtroppo anche per ragioni geopolitiche siamo costretti a vederne l'attualità. C'è anche un impatto di policy, no? Quanto quello che noi scriviamo può diventare qualcosa che viene colto, viene utilizzato dal decisore politico. Prima si parlava esattamente di questo, no? Fare delle linee guida che possano diventare, no? Documenti utili per prendere decisioni anche a livello nazionale. A livello di ricerca noi ci occupiamo molto, ho appena pubblicato un editoriale proprio sul tema del policy impact, no? Di come ad esempio supportare la ricerca, far sì che la ricerca scientifica possa essere ascoltata da questo tipo di soggetto. Ma insomma l'ultimo, ma non ultimo, di questi 5, quello di cui ci occuperemo oggi, è un'altra forma di impatto che sicuramente è trasversale a tutte le nostre discipline. Ed è quello educativo, no? Quanto siamo capaci di trasformare la nostra ricerca in competenze che possono essere condivise con studenti e studentesse, quanto possiamo fare anche una didattica che possa anche aiutare, no? Anche i nostri studenti e studentesse a sviluppare anche un frame, no? Capace di immaginare come fare ricerca, come porsi in maniera critica rispetto ai temi che devono affrontare, e quindi in qualche modo trasmettere il nostro sapere anche attraverso l'educazione, dove educazione poi è un termine in italiano molto più ricco di quanto spesso, no, viene associato al termine inglese. Non è solo contenutistico, ma proprio quello che il T4L e i Teaching Learning Center cercano di fare è anche immaginare di dare le competenze ai docenti per poter formare una persona, no? Di tutto punto, non solo nella sua competenza tecnica, ma anche nella capacità di implementarla e di essere un cittadino del mondo, no? Capace poi di lavorare in queste direzioni. Ora, impatto, dicevamo, no? È un termine che ci appassiona. È anche un termine forse, no, che un po' ci frustra in alcuni aspetti, no? Perché poi, se è chiaro definire un po', capire l'importanza dell'impatto, definire come misurarlo, quella è un'altra storia, no? E dicevo prima che forse su quello accademico ci sono alcune misure su cui forse siamo più o meno d'accordo, che comunque sappiamo sono incomplete. Sugli altri tipi di impatti c'è ancora un po' di più da lavorare. Sono davvero orgogliosa oggi di poter introdurre una tavola rotonda che si occupa proprio di questo tema, di capire anche come misurarlo. E siamo di fronte anche a un paradosso, se volete, perché sempre di più la capacità dell'università e dei docenti di avere un impatto è richiesta, misurata e misurabile. Questa non era una cosa di cui si parlava 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa. A livello europeo, riferimento al REF del Regno Unito, che ormai da una decina d'anni almeno proprio dà delle linee guida specifiche che collegano l'upgrade dei docenti alla loro capacità non solo di pubblicare, ma anche di avere un impatto educativo, un impatto sociale, con tutta una serie di indicatori, molto spesso anche un po' stringenti, che però in qualche modo puntano un riflettore sull'importanza, sull'aspettativa anche, no, che c'è verso il docente di poter avere un impatto, no?
ma la verità è che poi anche come misurare questi impatti, cosa è necessario guardare in questi impatti varia, no? Ne citavo 5 prima, no? Accademico, sociale, pratico, politico, no? Capacità di trasformarsi in policy e educativo sono impatti completamente diversi, no? Come misurarli però, come misurare ognuno di questi non è chiaro, non è definito, non c'è un agreement. Una cosa comune tra questi, e mi avvio alla conclusione per lasciare poi spazio ai contributi che verranno, è quello di avere in mente, no, di avere al centro quali sono i soggetti che generano questo impatto e su cui questo impatto si genera. No? È possibile immaginare di misurare un impatto dell'educazione, ad esempio, senza guardare a cosa questo vuol dire per i docenti e per gli studenti e le studentesse che questo impatto lo generano e lo vivono. Ma credo sia anche importante, e questo emergerà molto anche, ho già visto alcune delle slide di oggi nelle comunicazioni che verranno successivamente, è importante anche guardare l'impatto come un processo, non solo come un risultato, no? Che ha un certo numero di risorse, di sforzi che vengono fatti, che avviene anche con una serie di variabili, no? Ne parlavamo con Marina quando stavo immaginando a come iniziare quell'attività che poi presenterà Giuliana di misurazione. Una cosa che si discuteva sempre: è impossibile, no? Avere una misura di impatto preciso, perché ogni studente è un mondo, ci sono cose dentro e fuori dall'aula che succedono, che impattano, no? Cambiano, eppure abbiamo anche bisogno di avere un qualcosa attraverso cui poter comunicare l'importanza di ciò che si fa. E il terzo elemento, quindi in questa idea di misurazione, credo sia interessante immaginare i soggetti, no? I docenti e gli studenti, le studentesse, i docenti e le docenti, e immaginare un po' che è un processo, che non possiamo avere una misura unica, un punto unico di misurazione, ma anche che forse una misura temporale, no? Credo sia importante avere. Il processo del Teaching for Learning, ad esempio, mi scuserete i colleghi di altre università se parlo molto di questa esperienza, è certamente quella che conosco di più e di cui sicuramente sono entusiasta, ma immagino sia un esempio che si allaccia bene anche a quanto avete nelle vostre comunità. È un percorso lungo, dove ci sono varie iniziative che si sommano, quindi è importante anche avere in questa idea di misurazione, credo, un ambito temporale, ecco. E queste sono tutte misure anche forse tecniche, no? Se volete, procedurali, guardare l'ambito misurabile. Ma per concludere mi piacerebbe anche aprire un po' anche forse alla prima domanda che vi facevo, no? Quando vi ho chiesto dell'impatto c'erano molte mani con entusiasmo e forza che si alzavano, perché c'è anche un aspetto emotivo, no? Dentro, no? Un aspetto di empatia, un aspetto di connessione dentro l'attività educativa che facciamo e dell'impatto che possiamo generare, che spesso non vediamo, no? Nella valutazione degli studenti a fine corso, che però sentiamo quando li troviamo al bar magari, no? Per strada, quando ci contattano qualche anno dopo dicendo che quello che gli abbiamo insegnato è stata una cosa che loro hanno utilizzato, no? E quindi mi piace aprire un po' questa tavola rotonda con questa carrellata forse anche di informazioni anche a livello internazionale di quanto l'impatto del docente e in particolare sulla valutazione educativa è importante, è misurabile, ma anche insomma aprire un po' questa dimensione un po' più irrazionale, se volete, no? Emotiva, più di connessione, che però è quella che a volte ci nutre di più nella nostra attività. Allora mi fermerei qui. Marina mi aveva chiesto una piccola introduzione anche per portare un po' di respiro internazionale, ma sono molto curiosa, come sono sicura tutti voi, anche di sentire i contributi che mi seguono, quindi mi fermerei qua e forse invito già ad accoglierci alla tavola rotonda gli speaker che ci seguiranno, e mi siedo nell'altra sede sperando di capire come far funzionare il microfono in questo caso per invitare e accogliere gli altri speaker. Grazie. Beh, allora li invito io direttamente. Chiedo a Giovanna, Ida, Giuliana e Tiziano. Giovanna sarà online in realtà, è la prima che si collega se non sbaglio. Forse iniziamo prima con Giovanna e poi chiedo agli altri forse colleghi di raggiungerci e chiedo l'aiuto da casa, ecco, per aiutarci con questa connessione.
abbiamo appunto Giovanna Del Gobbo dell'Università di Firenze, che appunto è una delle 2 coordinatrici del gruppo di lavoro CRUI sui TLC, sulla valutazione dell'impatto, quindi qui l'argomento specifico è proprio quello a cui ci ha introdotto la collega De Marchi, e poi seguirà appunto Ida Verna dell'Università di Chieti, che è la seconda coordinatrice del gruppo nel quale poi ho partecipato anch'io come Università di Padova. E poi appunto avremo Giuliana Raffaghelli, che sarà in rappresentanza dell'Università degli Studi di Padova ed è membro del gruppo di monitoraggio T4L del Teaching for Learning, cioè il nostro progetto, ed è in rappresentanza di tutto il gruppo e ci spiegherà un po' com'è l'impianto. Per poi avere Tiziano Zivelli, che è un nostro rappresentante degli studenti dell'Università degli Studi di Padova, che noi ringraziamo molto perché abbiamo detto docenti al centro, ma ci sono gli studenti. E noi qui a Padova, sentirete, abbiamo anche gli studenti che operano molto nella prospettiva appunto della valutazione dell'impatto, perché sono impegnati direttamente in progetti. Bene, grazie. Allora metto il cappello di chair. Vai. E allora chiedo a Giovanna, che vedo già connessa, di iniziare, di raccontarci un po' la sua esperienza di coordinatrice appunto del gruppo di lavoro CRUI, come presentava Marina. Giovanna, a lei la parola. Grazie, intanto grazie a tutti e mi scuso davvero tantissimo per non essere lì con voi perché era in programma e poi dei sopraggiunti impegni mi hanno impedito di venire e mi dispiace tantissimo perché condivido quanto ha detto Luisa, che a distanza possiamo partecipare, ma sicuramente la condivisione in presenza è diversa, ma conto sicuramente sulla presenza anche delle colleghe e per questo gruppo in particolare della collega Ida Verna per farsi poi portatrice di tutta la dimensione relazionale che sfugge alla distanza. Mi diceva la nostra coordinatrice che posso condividere io direttamente le slide, quindi se mi date soltanto un secondo condivido immediatamente, di modo che poi seguirò, anche perché la presentazione che adesso noi faremo in qualità di coordinatrice appunto del gruppo valutazione sarà in tandem, possiamo dire, quindi seguirò anche per quanto riguarda poi la presentazione di Ida. Allora, condivido, scusatemi solo un secondo. Chiedo a Paola Mezzalira, che ci stava aiutando, per la condivisione, altrimenti voi avete le slide, quindi non so cosa sia meglio, ecco, ditemi. Giovanna, giusto per confermare, al momento non vediamo il suo schermo. No, infatti, anche perché io non vedo sulla mia schermata il pulsante condivisione, quindi non so se sono autorizzata. È il bello della diretta, Ecco, credo allora, Paola, che dato che avete le slide disponibili, forse potrebbe essere che potete direttamente comandarle da lì, che mi sembra forse la cosa più semplice. Ci stiamo muovendo in questa direzione, Giovanna, fra poco le vedremo a schermo, intanto se già vuole iniziare. Posso magari iniziare a dirvi due parole appunto su questo gruppo. Diciamo che, come già presentato precedentemente, sia nell'introduzione di Marina, che saluto caramente, e di Luisa, la valutazione dell'impatto in generale dell'efficacia delle azioni dei TLC è una delle aree su cui il gruppo di lavoro CRUI sta riflettendo e operando. Ecco, perfetto. Partiamo, diciamo, potrebbe apparire abbastanza particolare il fatto che in questa giornata di oggi partiamo proprio sulla valutazione, ma qui ringrazio tantissimo la collega De Marchi per la sua introduzione, mi riaggancio proprio ad una sua affermazione, cioè la valutazione dell'impatto come logica che rifocalizza sul significato delle azioni e in qualche modo richiama anche delle dimensioni più relazionali, emotive e di connessione. Per quale motivo?
perché ci stiamo rendendo conto all'interno del gruppo di lavoro sulla valutazione e l'efficacia delle azioni formative dei TLC, che lavorare sulla valutazione ci consente proprio di riflettere sul significato e sul valore che le azioni formative dei TLC possono avere, e nel far questo necessariamente dobbiamo riflettere sulla interpretazione e sulla significatività di quello che facciamo, e questo necessariamente ci porta poi ad andare verso la costruzione di un senso di appartenenza e di identità, dato che siamo tutte persone che credono fortemente nel valore della formazione per il miglioramento della qualità della didattica universitaria ai fini del miglioramento delle esperienze di apprendimento dei nostri studenti. Quindi il senso profondo del lavoro che il gruppo sta facendo è sulla messa a punto di qualcosa che ci possa poi consentire di rendere ancora più significativo il lavoro dei TLC. Come vedete, la composizione del gruppo è molto ricca e si sta costantemente arricchendo. Tant'è che speriamo, con Ida ne parlavamo questa mattina presto, speriamo di non aver tralasciato nessuno, perché ultimamente abbiamo avuto delle new entry, possiamo dire, quindi delle colleghe e dei colleghi che hanno espresso interesse a partecipare a questo gruppo, e ne siamo particolarmente felici. E condivideremo, appunto, stiamo condividendo un processo, e quindi sicuramente l'inserimento diventa fondamentale. In questa slide è solo per riposizionare il lavoro del gruppo all'interno dell'operazione complessiva che il tavolo di lavoro CRUI sta portando avanti sui TLC. Quindi ragioniamo proprio il gruppo di valutazione di impatto che noi coordiniamo si colloca, diciamo, in una posizione in stretta integrazione, come adesso vedremo anche in questa presentazione che oggi sottoponiamo poi a ulteriori riflessioni da parte di chi è presente, di integrazione dei diversi livelli, perché ovviamente quando andiamo a valutare, la valutazione non avviene alla fine, ma la valutazione è qualcosa che dobbiamo pianificare fin dall'inizio e che va a modulare e ci consente proprio di ridefinire il percorso formativo che i TLC portano avanti. Quindi provando ad andare avanti nella nostra presentazione, quali sono gli obiettivi specifici che condividiamo anche oggi con voi e che quindi potranno essere ulteriormente messi a fuoco anche grazie a questi momenti di confronto. Sicuramente approfondire un tema rilevante quanto ancora poco sistematizzato anche perché ci stiamo rendendo conto che ci sono delle difficoltà ed effettivamente un tema complesso, quello del comprendere cosa valutiamo, come valutiamo, chi utilizza i dati della valutazione, quali sono le fonti che ci consentono di raccogliere quelle evidenze che possono poi permettere ai TLC di andare a misurare l'efficacia e l'impatto delle proprie azioni e anche definire proprio quelle metriche che prima Valentina richiamava. Quindi mettiamo a disposizione riflessioni, approcci, metodi, strumenti, cerchiamo di arrivare poi ad offrire delle indicazioni operative che gli atenei possono poi sviluppare per la costruzione di un piano di monitoraggio differente. Quello che abbiamo sicuramente compreso è che proprio lavorando e riflettendo insieme è che l'opportunità che sta offrendo questa ampia rete di lavoro che si sta costruendo e che si sta costantemente ridefinendo intorno, grazie diciamo all'impegno della CRUI e intorno al lavoro di coordinamento che Luisa sta portando avanti, è l'idea che non è il nostro compito ovviamente mettere a punto degli strumenti predefiniti, ma sicuramente fare una ricognizione di quelli che sono gli approcci, i metodi, gli strumenti che sono già utilizzati dalle università, crearne degli altri, creare piuttosto un indice per quello che potrebbe essere un toolbox in divenire. Stiamo condividendo un drive all'interno del gruppo che poi metteremo ovviamente una volta sistematizzato a disposizione
di tutti i colleghi. Ecco, in questo drive probabilmente potrebbe poi trasformarsi effettivamente in una sorta di cassetta degli attrezzi, non tanto e non solo per valutare, ma per costruire dei piani di monitoraggio e di valutazione che siano confacenti alle esigenze dei singoli atenei. Come vedete, il processo di lavoro ha previsto la ricognizione della letteratura, e quindi anche qui abbiamo ovviamente, poi metteremo a disposizione la letteratura e una review della letteratura per sintesi narrativa, una raccolta delle esperienze in atto, quindi c'è questa survey di cui poi vi daremo alcune indicazioni, la definizione di un quadro di riferimento per la costruzione di piani di monitoraggio e valutazione, e poi una raccolta di schede descrittive, e arriveremo poi piano piano a definire, come è stato detto fin dall'inizio, delle indicazioni che potranno essere utili. E a questo punto solo alcune riflessioni andando avanti su perché pensare ad un sistema di valutazione. Intanto per quale motivo? Perché consideriamo la stretta correlazione che c'è tra programmazione e valutazione. Molto spesso i TLC sono partiti in maniera anche più o meno formalizzata, a seconda delle esperienze diverse nei singoli atenei, da attività che andavano a rispondere all'esigenza di formazione dei docenti rispetto a determinate metodologie per risolvere i problemi della didattica. La programmazione vera e propria di attività è qualcosa che si è andata definendo anche via via che i TLC prendevano consistenza, e tant'è che poi abbiamo un gruppo di lavoro che si occupa proprio dei diversi modelli organizzativi dei TLC, e quindi anche delle diverse modalità di raccolta dei bisogni, di programmazione delle attività. Sicuramente la valutazione è una delle attività programmate, e perché solo attraverso la valutazione è possibile poi pensare di offrire elementi che consentano di garantire quella qualità e anche quella standardizzazione, se soprattutto vogliamo andare verso un piano nazionale, quindi delle linee guida di carattere nazionale, quindi delle azioni di formazione che possano poi essere condivise e concertate non soltanto all'interno dei singoli atenei, ma anche all'interno della rete degli atenei stessi. La valutazione ci può consentire poi anche di andare ad individuare degli indicatori che possono essere trasversalmente condivisi per comprendere meglio l'efficacia e la pertinenza anche delle azioni formative e di valutarne la congruità rispetto agli obiettivi. Sicuramente il gruppo sta tenendo in considerazione problemi di diversa natura, quindi nella predisposizione di quelli che possono essere strumenti, metodi e tecniche di valutazione, stiamo tenendo in considerazione quelle che potrebbero essere degli ostacoli poi per la messa a punto di un piano di monitoraggio. Intanto a livello diciamo strutturale la necessità di considerare che a oggi non è ancora diciamo strutturalmente presente in tutti gli atenei un ciclo di gestione delle risorse umane che sia coerentemente allineato. Prima appunto sia con l'introduzione anche del professor Uricchio, ma anche attraverso le parole di Marina e di Luisa, si comprende bene come all'interno del nostro gruppo di lavoro ci stiamo anche occupando della valorizzazione delle competenze metodologiche, didattiche, gestionali poi del personale docente, ma sicuramente questo avrà ripercussioni su tutto il ciclo di gestione delle risorse, dal reclutamento, dalla selezione, dalla formazione iniziale. Molti dei nostri atenei realizzano formazione in ingresso, la valutazione delle prestazioni e delle competenze, la gestione delle carriere. Quindi dobbiamo ovviamente tenere presente che ci stiamo muovendo all'interno di un quadro che ancora non ha un sistema consolidato di gestione delle risorse umane per quanto riguarda la sfera della didattica. Anche i framework di riferimento sono sicuramente presenti e molteplici. Ecco, grazie, rimaniamo ancora un secondo su questa slide. Molto presenti in letteratura, presenti già anche grazie al lavoro fatto dai due gruppi promossi dall'Ambur,
sicuramente dei framework più consolidati e stabili possono poi anche guidare quella che potrebbe essere la valutazione dell'impatto, per esempio per la gestione delle carriere. Un altro ostacolo che sicuramente sottende un po' alla valutazione è la debole presenza di una cultura della valutazione organizzativa e anche della scarsa fiducia che a volte c'è nella valutazione come strumento che appunto non è deputato al controllo ma allo sviluppo della consapevolezza e di piani di miglioramento. E poi atteggiamenti che a volte sono distorsivi anche in fase di valutazione. Un esempio che porto, di cui ho fatto diretta esperienza, la scarsa propensione a compilare questionari di valutazione anche da parte di chi fruisce dei corsi, per cui magari a fronte di un certo numero di colleghe e colleghi che seguono i corsi abbiamo poi magari un numero ridotto di questionari di valutazione, quindi la scarsa significatività che viene attribuita alla valutazione. E proprio approfondendo un attimo questo punto e andando avanti sui potenziali fattori di resistenza di cui stiamo tenendo conto, ci poniamo anche come gruppo la necessità di chiarire adeguatamente le finalità valutative e di identificare in maniera chiara destinatari e utenti del sistema di valutazione. Su questo poi vedrete che il gruppo sta lavorando anche grazie alla matrice che poi verrà presentata da Ida. Ma anche stiamo tenendo conto come potenziale fattore di resistenza di tutti quegli ostacoli che possono essere posti dagli strumenti di valutazione come questionari, checklist o altri strumenti di controllo, di raccolta di evidenze che possono risultare per alcuni colleghi troppo complessi o vengono considerati come delle perdite di tempo o che richiedono un tempo eccessivo che viene sottratto ad altro, o l'utilizzo di una terminologia troppo specifica o poco chiara anche da parte degli intervistati o da parte di coloro che devono poi rispondere ai nostri questionari. Un altro elemento su cui credo che anche le relazioni che seguiranno insisteranno è la necessità poi di mettere a punto dei piani di elaborazione dei dati che non abbiano soltanto una funzione descrittiva ma che consentano di entrare nel merito delle relazioni tra i fenomeni emersi. E infine un potenziale fattore di resistenza che in questo caso potrebbe riguardare anche la governance dei nostri atenei è la necessità all'interno di un piano di monitoraggio e di valutazione di tener conto dei tempi di feedback, perché noi sicuramente come TLC potremmo dover provvedere alla predisposizione di una serie di report che possono avere dei destinatari diversi, ma che potremmo anche avere dei tempi disallineati rispetto alla presa a carico dei risultati per la pianificazione delle azioni future. Quindi queste sono delle riflessioni che stiamo condividendo e che in qualche modo stanno dietro poi l'attività in senso stretto che stiamo conducendo, che quindi vuole arrivare poi a proporre un sistema di valutazione complesso. Detto questo, quali sono, andando avanti, le finalità della valutazione, quali sono le domande che ci hanno guidato? Intanto sicuramente la prima domanda, al di là di quella che potrebbe essere e che è già abbastanza presente, un'analisi della cosiddetta customer satisfaction e quindi del livello di soddisfazione, apprezzamento e funzionalità delle attività. Sicuramente in quale misura le conoscenze e le capacità acquisite sono poi utilizzate dai partecipanti, ma anche se l'incremento di queste conoscenze e competenze abbia determinato effettivamente delle modifiche negli atteggiamenti e nei comportamenti dei docenti e come questo abbia poi determinato delle trasformazioni nei risultati individuali. Ovvio che tutto questo poi ci riporta a una tipologia di strumenti e di dati che devono essere raccolti. E infine, rispetto all'impatto, quanto e come le modifiche nei comportamenti e negli atteggiamenti, nei risultati conseguiti, a partire dalle conoscenze e dalle competenze acquisite, hanno poi determinato effettivamente un miglioramento complessivo delle performance della nostra organizzazione e dell'università. Non entriamo adesso qui nel merito, ed è qualcosa su cui sicuramente ci dovremo soffermare, ma
Chiedo di rimanere un attimo ancora sulla slide precedente, ma sicuramente noi dovremo anche andare a soffermarci su quello che potrebbe essere anche il ritorno sugli investimenti che gli atenei fanno proprio sui Teaching Learning Center, e dovremmo poi essere in grado anche di andare a dimostrare effettivamente il tipo di trasformazione, di impatto trasformativo che le azioni determinano. In tutto questo c'è una dimensione meta, perché nell'andare a definire delle metriche, degli strumenti, a rilevare dei dati, abbiamo sicuramente anche il compito di capire qual è, se le azioni che noi realizziamo come TLC possono essere migliorate, quindi se sono più adatte certe tipologie, certe scelte, approcci metodologici per la formazione del personale, o se invece dobbiamo individuarne altri. Su questo posso, per fare semplicemente un esempio, pensiamo anche, molti di noi lavorano anche attraverso l'utilizzazione delle piattaforme Moodle per esempio, e possiamo sicuramente ben comprendere come anche tutti i dati e tutti i learning analytics che noi possiamo trarre possono darci a tal proposito delle informazioni particolarmente interessanti. Pensiamo soltanto alla possibilità di andare a misurare il tasso di completamento delle attività, il tasso di abbandono di un corso, i punteggi acquisiti, strumenti di autovalutazione. Quindi sicuramente avremo la possibilità da questo punto di vista poi di andare a porre l'accento anche su dati che possiamo acquisire indirettamente, quindi superando in qualche modo quelle barriere a cui facevo riferimento prima, ma che ci consentono poi di acquisire elementi per migliorare la nostra offerta formativa. Alla luce di tutte queste riflessioni, e qui possiamo andare avanti, ci siamo chiesti quali potevano essere i modelli di valutazione di impatto della formazione a cui fare riferimento. Sicuramente ci spostiamo da una dimensione di valutazione della formazione a una dimensione dell'efficacia della formazione. Non mi dilungo su questa slide, su cui eventualmente possiamo tornare se necessario, e andrei avanti invece con quella successiva. Abbiamo deciso di utilizzare due riferimenti, sicuramente il modello di Kirkpatrick con i 4 livelli, perché ci consentiva proprio di recuperare, anche se in maniera di processo lineare, quella complessità a cui facevamo riferimento, perché è un modello che ha avuto una sua ulteriore evoluzione, arrivando anche a definire degli step intermedi. È un modello a 7 livelli che è stato peraltro adottato anche nella valutazione ci sono già delle esperienze e delle buone pratiche di applicazione di questo modello, e faccio riferimento anche ad alcune applicazioni che sono state fatte da colleghi e colleghe che fanno parte appunto del tavolo. Penso ad alcune applicazioni che ha fatto la collega Antonella Lotti, e anche perché abbiamo pensato che questo modello si prestasse bene ad una sorta di integrazione e di intreccio con un altro problema che abbiamo affrontato, che è quello della clusterizzazione delle diverse tipologie di formazione che i Teaching Learning Center erogano. E io a questo punto, sperando di essere stata nei 15 minuti, lascerei la parola alla collega Ida Verna. Grazie mille Giovanna. Ida, continuiamo a parlare dello stesso progetto e continuiamo in questo viaggio affascinante nella valutazione dell'impatto dell'innovazione didattica. Perfetto, resto qui, allora non mi sposto. No, se volevo andare lì, ma va benissimo. Penso che mi sentiate benissimo. Sono Ida Verna, Università d'Annunzio di Pescara. Abbiamo un neo-istituito TLC che quest'anno ho veramente il privilegio di coordinare, e stiamo conducendo insieme alle colleghe questo viaggio nell'affrontare temi così importanti per tutti noi. Ringrazio tanto l'Università di Palermo, Marina in particolare, per questo invito, perché ci permette di condividere e di soffermarci a riflettere su temi così rilevanti in questo momento in particolare. E forse abbiamo, non so, non vedo, vado lì, forse vedo meglio. Eccoci. Dicevo,
con Giovanna abbiamo introdotto i riferimenti teorici, il framework che ci ha consentito di dare anche un indirizzo operativo al lavoro di valutazione. Per quale ragione? Perché abbiamo pensato che questo framework aveva bisogno di un riferimento concreto che potesse indirizzare ed aiutare il lavoro di chi opera nel TLC e ha bisogno in modo sistematico di poter riferire alle attività svolte, programmate e valutarne l'impatto. Quindi la matrice ci permetteva di avere una visione complessiva, sintetica ma chiara, di ciò che erano le iniziative formative del TLC e l'impatto, questa parola che torna e che ha un peso sempre più importante e una visione più chiara, e ci permette di vedere con questi due riferimenti teorici a che livello riesco a spingere la valutazione per avere dei feedback utili al miglioramento. L'utilizzo che abbiamo fatto della matrice all'interno del gruppo è stato quello di chiedere ai colleghi: proviamo ad utilizzarla, compiliamola, vediamo quali sono i risultati, non solo a chi ha già un TLC da tempo, chi l'ha appena istituito, ma anche a chi non l'aveva ancora istituito, chiedendo di ipotizzare, quindi avere una visione su quella che poteva essere diciamo, la programmazione delle azioni di un TLC per vedere e valutarne i risultati. Questo tipo di lavoro ci ha permesso di riflettere su alcuni punti. Avevamo ipotizzato, come vedete, avevamo ideato questa matrice che permetteva di mettere in relazione sia le singole azioni, quindi gli approcci formativi, ma anche il piano complessivo del TLC. A seguito di questa, diciamo, sperimentazione abbiamo pensato di dividere la matrice in due: le singole attività formative e il piano complessivo del TLC, per rendere questo tipo di presentazione più chiaro e fruibile a chi lo utilizza. Come vedete il framework è presente nelle prime due colonne, cioè in questa slide potete vedere il piano complessivo del TLC come è stato separato dal resto delle azioni formative osservate singolarmente e messo in relazione al framework di Kirkpatrick, che con livelli successivi di valutazione permette di avere dei feedback sempre più profondi e più significativi sul tipo di impatto che l'azione formativa ha avuto. Ma volendo osservare meglio la matrice nei suoi elementi, scusate, possiamo vedere che gli ambiti sono, come ho detto, sia la singola attività proposta, sia il piano complessivo. Per quale ragione? Perché è importante la correlazione tra valutazione degli apprendimenti e anche il riconoscimento, perché come è stato detto in precedenza possiamo fare numerosissime azioni di formazione, ma se a queste non è accompagnata la valorizzazione, il docente potrebbe fare un passo indietro, cioè tutti potremmo fare un passo indietro, perché senza un'opportuna valorizzazione non c'è, poi si perde la motivazione, si rischia un esercizio intellettuale. Ecco che entrando meglio nella matrice, sempre diciamo, questo esercizio di popolamento della matrice ci ha permesso di riflettere ulteriormente e di dire: ok, cerchiamo di dare diciamo, un'articolazione formale anche più chiara alla matrice, che permettesse una prima classificazione degli approcci in base alla Steiner, quindi se formale individuale, formale di gruppo, informale individuale, informale di gruppo, e rispetto a questa classificazione l'approccio oggetto di valutazione, quindi un online learning, un workshop, dipende dal tipo di approccio. E rispetto a questo primo framework, cioè una classificazione degli approcci che poi deriva dall'altro gruppo di lavoro che si occupa dei modelli formativi con Antonella Lotti, raccogliamo questi risultati e li mettiamo in relazione al framework di Kirkpatrick, cioè andiamo a valutarne l'impatto e quindi a vari livelli. Ovviamente ci potranno essere atenei che decidono in prima battuta di fermarsi su quello che è la valutazione di reaction, quindi l'apprezzamento. Ci si potrà spingere, come stiamo facendo noi quest'anno, che siamo al primo anno di attività, anche al learning, quindi capire quanto i docenti, oltre ad aver apprezzato l'attività formativa, hanno compreso questa attività.
ma a riuscire a capire anche il cambiamento. Voi immaginate un'azione formativa sul team-based learning, può entusiasmare, è possibile che i docenti abbiano compreso perfettamente, ma quanto i docenti sono disposti poi ad applicare nei loro corsi questa nuova strategia. Ed è questo quello che la matrice può fornire come informazione e feedback per indirizzare il miglioramento, ancora di più i risultati. Quanto chi ha applicato questa nuova strategia ha avuto dei risultati che hanno avuto un impatto positivo in termini di apprendimento degli studenti. Ecco che proseguendo in questo viaggio con la matrice, quindi per capire meglio la sua portata informativa, vediamo che qui sono esplicitate le componenti, quindi a livello della Steiner, quindi individuale, informale, formale, di gruppo, informale e formale, e poi in particolare le componenti relative ai risultati attesi, ai punti di attenzione, ai destinatari, ai metodi, agli strumenti, ai tempi. Cioè volevamo avere dei riferimenti, la valutazione, l'impatto sì, ma rispetto a cosa? Ecco che in questo modo abbiamo potuto ragionare sulla valutazione in termini più precisi. Abbiamo parlato di AVA3, di quanto attenzioni adesso alla valutazione. In questo senso possiamo offrire, diciamo, un'informazione più precisa da questo punto di vista. Questo è un esempio che potrebbe aiutare a comprendere come è stata utilizzata la matrice all'interno del gruppo per avere informazioni, feedback specifici. Facciamo un esempio sulla classificazione della Steiner formale di gruppo. Ipotizziamo un framework, ipotizziamo un workshop. A livello di reaction potremmo avere il gradimento delle proposte. Se andiamo ancora più avanti sui punti di attenzione e gli indicatori, il livello di qualità percepita. I destinatari dell'azione formativa possono essere i docenti, neoassunti, i presidenti di corso di studio. Il metodo, la survey, che ha come strumento il questionario di gradimento. Il tempo, per esempio, a conclusione dell'evento formativo. Ecco, questo è un primo modo di valutare, di avere un feedback sull'azione formativa, sull'iniziativa di formazione. Ma potremmo fare una riflessione ulteriore, cioè spingerci a livello di apprendimento. Allora, sempre restando allo stesso esempio formale di gruppo, e pensando sempre al workshop, per esempio, potremmo capire se c'è stato un effettivo apprendimento da parte dei partecipanti alla formazione. Quindi i risultati attesi sono appunto in termini di apprendimento e l'indicatore può essere il livello di apprendimento raggiunto dai docenti che hanno partecipato. I destinatari, appunto, se sono i docenti, possono essere i docenti o altri soggetti attenzionati. Il metodo, per esempio l'autovalutazione, la valutazione formativa, e gli strumenti, le prove di verifica. Ora queste possono essere in ingresso, in itinere, in uscita, in ingresso e in uscita, poi dipende dal tipo di approccio che si è scelto e dell'indirizzo del TLC. Raggiungiamo questo ulteriore livello, solo per continuare in questo ragionamento e capire a che livello ci può aiutare la matrice ad avere una visione sintetica ma più possibile completa di quello che stiamo facendo come indirizzo di formazione. Sempre nello stesso esempio formale di gruppo, restando nel workshop, per esempio, potremmo andare a valutare il famoso cambiamento. Bene, a questo punto i risultati attesi sono l'applicazione di queste conoscenze e competenze nel proprio insegnamento. Quindi potremmo andare a valutare se effettivamente il team-based learning viene applicato nei corsi. In quanti corsi dei docenti che hanno partecipato al team-based learning viene applicata questa nuova strategia. Quindi l'indicatore può essere appunto la sistematicità, la ripetizione e flessibilità, l'adeguamento nell'approccio delle competenze sviluppate e i destinatari ovviamente docenti, studenti, qui indichiamo appunto i destinatari, i metodi, in questo caso osservazioni tra pari, autovalutazione. E poi abbiamo gli strumenti con le griglie di osservazione, il portfolio, eccetera. Questi volevano essere degli esempi per capire perché la matrice, perché per la valutazione impatto utilizziamo una matrice di sintesi, perché sebbene il framework ci guidi con la Steiner, con Kirkpatrick, abbiamo bisogno di
avere un riferimento d'insieme per poter capire nella progettazione, così come nell'impatto, allineandolo a questa, quali sono i feedback che riceviamo via via e come possiamo migliorare nella fase, indirizzare al miglioramento la progettazione. Ora, nei vari gruppi, questi sono i risultati, il drive che è stato popolato dai componenti del nostro gruppo, con l'utilizzo delle matrici, con le esperienze che hanno popolato queste matrici. Questi ne sono alcuni esempi, ne abbiamo riportati solo 2 a titolo esemplificativo, quindi chi ha partecipato al gruppo ha fornito la propria esperienza popolando la matrice nelle varie componenti. Ne potete vedere 2, questo è un formale collettivo. E poi arriviamo alla dimensione della survey. Allora, in questo caso ovviamente potete immaginare quanto sia importante questa raccolta di informazioni per migliorare, per indirizzare in modo efficace il lavoro che stiamo facendo nei gruppi. Quindi vi cito soltanto alcune domande su cui è bene riflettere per poter arricchire il lavoro che stiamo svolgendo, come per esempio il TLC o i programmi di Faculty Development del suo Ateneo prevedono e utilizzano strumenti per la valutazione delle attività. Quindi sono inerenti il lavoro che abbiamo appena presentato e che stiamo svolgendo e che possono arricchirlo, nutrirlo e migliorarlo in ogni aspetto. Quindi l'importanza della survey è fondamentale. Un'altra domanda: i dati di monitoraggio confluiscono in documenti di reportistica, quindi si va a valutare quello che si sta facendo, che si è fatto, e anche come stimolo alla riflessione. Ecco, il nostro gruppo ha lavorato, con Giovanna abbiamo definito delle date in cui tutti i partecipanti hanno inizialmente portato alla condivisione delle esperienze in maniera informale, abbiamo condiviso le linee di indirizzo e di lavoro. Negli interventi che si sono succeduti abbiamo iniziato a pensare ad un indice di questo position paper, per poi fare una revisione condivisa del questionario, condividere i documenti di cui si faceva cenno proprio all'inizio di questa presentazione, importantissimi per supportare il lavoro concreto che facciamo nei gruppi con un framework forte, e creare quindi una matrice che ha rappresentato un po' lo schema di sintesi del nostro lavoro, anche uno strumento operativo. Quindi l'integrazione del modello di Kirkpatrick all'interno della matrice, che fa anche da collegamento con il lavoro del gruppo precedente sui modelli formativi con Antonella Lotti, e che poi cede il lavoro alla valorizzazione, al gruppo sulla valorizzazione, e la revisione della matrice dopo averla popolata, utilizzata con i risultati che vi abbiamo appena presentato, e la revisione quindi del position paper per poi arricchire ulteriormente i framework e i lavori che inseriamo nel nostro drive, che sono un riferimento comune e condiviso per il lavoro di tutti. Io mi fermerei qui, non so se Giovanna vuole aggiungere qualcosa. Grazie Ida. Direi di no, poi se ci sono delle domande sicuramente siamo qui. Giovanna, abbiamo applaudito sul suo commento, ma forse anche per ragioni di tempo magari chiederei a Giuliana di iniziare con la sua presentazione, che è già caricata su quell'altro computer, e poi ci daremo il tempo al finale delle presentazioni, dopo aver ascoltato anche la prospettiva di Tiziano, per raccogliere un po' di idee, di spunti, per cui chiedo già anche a chi sta ascoltando di cominciare già a pensare se vi fossero domande o commenti, in modo che useremo poi il piccolo momento di Q&A finale per aggiungere altre prospettive. Ma non voglio togliere altro tempo a Giuliana, che rappresenta un progetto simile nella finalità, che è stato sviluppato qui a Padova, lo ricordo agli albori, quindi sono personalmente curiosa di vedere gli sviluppi di questo ultimo periodo. Giuliana, come membro del gruppo di monitoraggio del T4L, cosa condividi con noi oggi? Bene, allora io spero di essere all'altezza del compito che mi è stato affidato, perché faccio parte di un gruppo interdisciplinare molto complesso, integrato tra uffici tecnici e docenti di varie scuole e dipartimenti
che apportano al gruppo di lavoro delle competenze sia nell'ambito dell'economia, dell'ingegneria gestionale, della pedagogia e della statistica. E quindi cosa presentiamo? È un caso di studio dove ci saranno molte note che risuonano rispetto a quanto è stato introdotto dalle colleghe come diciamo lo sguardo nazionale, quindi il nostro è un caso di studio. E mi preme dire che essendo l'università dove Galileo ha insegnato, noi siamo un gruppo contraddistinto da un approccio empirico, per cui il nostro approccio valutativo si è consolidato a partire dall'osservazione e dalla costruzione collaborativa e applicata di strumenti. Quindi ecco perché dal lato alla costruzione di conoscenza condivisa sulle didattiche innovative. Il punto di partenza, già anticipato dalla professoressa De Marchi, c'è l'accoppiamento. Se c'è qualche microfono aperto. Non so. Dicevo, misurare o non misurare, in quanto i dati che si raccolgono, come dicevo, queste sono note che risuonano, sono state esposte in modo tecnico molto accurato nella precedente relazione. I dati non parlano di per sé, ma è necessario implementare un processo di costruzione negoziato a partire dal quale il dato raccolto ha un senso per gli operatori e per le persone, cioè gli stakeholder in un sistema, e inoltre via via alimenta lo stesso sistema di raccolta e monitoraggio dell'azione implementata, in questo caso la formazione del docente universitario o faculty development. Anche noi abbiamo fatto leva sul modello di Kirkpatrick, quindi gli elementi che vedete nella parte superiore sono i vari elementi del modello di Kirkpatrick e sono, come indicavo prima, già stati implementati in qualche modo dall'Università di Padova. Già dal 2016 l'Università di Padova si è dotata di un bilancio, di una serie di risorse dedicate al faculty development e ha implementato un'azione formativa che ha preso una forma legata, lo farò vedere tra poco, legata proprio al raggiungimento delle nuove leve, quindi dei docenti che arrivano alla professione accademica e ovviamente dei docenti che sono in fasi avanzate di aspetti della didattica. Però ovviamente si è intravista la necessità di osservare l'impatto. Questo è stato il primo forte impegno a partire da strumenti già esistenti, ovvero la SET, la Students Evaluation of Teaching, ovvero i nostri questionari di qualità dell'insegnamento. Questo per un aspetto di fattibilità della misurazione, quindi siamo passati all'impatto a partire da comprendere qual è l'opinione degli studenti sulla didattica erogata da docenti T4Learn e non T4Learn, quindi docenti partecipanti al programma T4Learn e docenti non partecipanti. E in questo momento ci troviamo a consolidare strumenti sul risultato e a cominciare a stabilire strumenti per andare verso il ritorno degli investimenti. Quindi, prima fase, risorse e attività. Dal 2016 c'è un rapporto pubblicato, perché poi un altro aspetto che mi preme sottolineare è quanto lo sforzo del nostro Ateneo sia andato nella direzione di
Una volta portati avanti gli studi di risorse e attività, di impatto, di risultato, si mettono a disposizione della comunità, dei nostri change agents, che sono gli agenti in ciascun dipartimento esperti e a supporto di aspetti trasformativi. C'è qui il professor Bolisani che diciamo, è l'advisor per questa attività, e quanto questo dato diventi un dato che informa l'innovazione didattica continua come comprensione della qualità della didattica come processo continuativo. Quindi ciò che state vedendo qui è solo un estratto di questo primo rapporto in cui noi arriviamo a vedere l'offerta formativa, quindi le risorse e le attività messe in campo. Questo è un primo livello valutativo. Un secondo livello valutativo è stato quello dell'impatto a partire da uno studio basato su macrodati, quindi 40.000 studenti all'anno, un dataset di circa 3 milioni di record, in cui sono stati analizzati dal 2016 al 2022 la qualità percepita dagli studenti sulla didattica erogata, ed è stato, in virtù del macrodato, è stato possibile comparare tutta l'erogazione dei docenti non T4Learn e T4Learn. Quali sono stati i risultati estremamente interessanti già presentati e rapportati nel nostro, nelle pubblicazioni T4Learn, che l'impatto dell'attività formativa T4Learn è durante il primo anno significativo, per aspetti di soddisfazione, di chiarezza percepita rispetto al docente, di motivazione del nostro corpo studentesco e di tempestività nel superamento degli esami. Quindi l'impatto è immediato, però va a decrescere negli anni successivi, motivo che ci porta, questo dato ci porta a pensare che sia necessario insistere su una formazione, un'azione formativa sostenuta e continuativa che vada a incontrare gli interessi del corpo docente. A seguire ci siamo chiesti: i docenti T4L e i loro studenti percepiscono gli effetti del programma? Perché noi abbiamo fatto una misurazione, come dicevo, macrodato, basato sulla risposta degli studenti rispetto alla qualità della didattica. Ma era necessario affrontare delle misure qualitative autoriportate in cui l'utenza stessa indicava il livello di implementazione, quindi quanto io percepisco di aver implementato quanto appreso. Siamo nel contesto del modello di Kirkpatrick a livello di risultato, e questa è stata una grandissima sfida, perché chiedere a qualcuno se ha una buona percezione di implementazione implica che la persona a livello cognitivo comprenda che cosa sta autovalutando. E ora vi racconterò come è stato questo processo. Quindi questo questionario è stato implementato, inviato a un campione, quindi c'è stato un campionamento con la risposta di 241 docenti e 130 studenti, quindi uno studio piccolo di tipo qualitativo, e dove siamo andati giustamente a considerare la autovalutazione di implementazione dell'innovazione didattica con una serie di strumenti che hanno richiesto, come dicevo, un processo di costruzione. In primis abbiamo fatto una best evidence synthesis, quindi un'analisi di meta-analisi e revisioni sistematiche per riuscire a consolidare 4 aree di rappresentazione dei metodi cosiddetti innovativi, perché questo potrebbe essere un grande calderone se non capiamo di che cosa stiamo parlando. Quindi per noi sono stati costrutti, e per i formatori sono stati azioni formative nelle quali si spiegava e si, diciamo, condivideva nel dettaglio che cos'è per esempio un problem-based learning oppure un apprendimento collaborativo.
Quindi abbiamo individuato a partire dalla letteratura metodi interattivi, simulativi, le tecnologie per l'apprendimento, che anche questo c'è una letteratura sterminata e noi abbiamo preso una decisione metodologica facendo leva su strumenti europei come il DIGCOMP, il quadro europeo di competenza digitale, e pratiche innovative di valutazione. Queste 4 aree, per poter informare la nostra comunità e perché condividere senso e costruire conoscenza a partire dai nostri strumenti valutativi, si sono corredate di un lavoro meraviglioso portato avanti dalla professoressa De Marchi insieme al nostro sistema bibliotecario d'Ateneo, creando delle collezioni di materiali informativi usati poi anche nella formazione legati a queste 4 aree metodologiche. Quindi quando siamo andati a valutare e implementare il questionario c'era una condivisione di che cosa stavamo valutando. A questo punto, qui ci sono i dati che hanno mostrato, vado veloce, e a questo punto c'è il report pubblicato, un ruolo rilevante dei metodi interattivi, una rilevante, una significativa differenza tra i docenti T4Learn e non T4Learn rispetto ai metodi interattivi. Nella grafica vedete le varie tipologie di metodi interattivi, la simulazione non è rappresentata perché non è stata significativa, perché sono i metodi per così dire più complessi, metodi che richiedono una logistica molto più complessa, però i metodi interattivi basati sul lavoro di gruppo sono sicuramente risultati significativi rispetto nella comparazione tra T4Learn e non T4Learn. Stessa situazione e in modo più spiccato ancora per le tecnologie educative. I docenti T4Learn hanno applicato in modo significativo le tecnologie didattiche, in particolar modo a supporto delle interazioni in classe, per animare la relazione tra docenti, studenti e tra studenti a partire dall'uso delle tecnologie. E infine, molto rilevante anche l'utilizzo di approcci valutativi avanzati come la valutazione formativa, continuata, con più momenti di feedback da parte del docente e con la valorizzazione della autovalutazione, della riflessività dello studente. Quindi anche questo è stato un dato con significatività tra il gruppo partecipante a T4Learn e il gruppo non partecipante. E a questo punto abbiamo chiesto agli studenti: ma secondo voi i vostri docenti applicano i metodi innovativi? E abbiamo riscontrato in base a una serie di trattamento dei dati una correlazione significativa tra l'opinione dello studente rispetto all'implementazione del metodo innovativo da parte del docente, ovvero possiamo dire che i nostri studenti ci osservano e comprendono ciò che noi stiamo facendo quando diamo sufficienti elementi. Quindi c'è stata questa correlazione tra docente T4Learn e l'osservazione da parte dello studente dei metodi attivi. Andiamo sul futuro, aspetti su cui stiamo già lavorando, su cui abbiamo già dataset che stiamo trattando. In questo momento ci stiamo focalizzando sull'organizzazione della risposta, ovvero il classico questionario di gradimento che tutti utilizziamo in modo abbastanza poco ragionato. Lo stiamo migliorando insieme agli uffici tecnici e al gruppo di lavoro come strumento di raccolta, perché è uno strumento che per esempio andava a finire in diversi dataset. Non avevamo un data lake, non avevamo un approccio unificato logisticamente per poter osservare tutto l'andamento e il gradimento dell'offerta formativa. Su questo stiamo lavorando, quindi come vedete una cultura di dati richiede, lo diceva De Marchi, richiede sia di aspetti logistici, di infrastruttura digitale e di data infrastructure alla pari con la costruzione di senso rispetto agli strumenti che si utilizzano e ai costrutti che si valutano. Quindi a questo punto per noi il futuro è la ricalibrazione degli item, 2 mesi a discutere su
un questionario, su come implementarlo e su come non essere invadenti con il corpo studentesco. Noi dobbiamo, oltre a definire in modo preciso i nostri strumenti, dobbiamo considerare la fattibilità per uno scale up, perché la nostra raccolta dati sia fattibile nel tempo per poter implementare studi longitudinali. Quindi ovviamente questo stiamo lavorando anche con le matricole per vedere quanto sono state esposte nella scuola secondaria ai metodi didattici e in questo modo come possiamo, questo è un modulatore della risposta di accettazione del metodo didattico innovativo che noi presentiamo all'università, perché anche questo abbiamo notato essere una variabile confondente. E quindi questi sono i nostri punti di analisi e di lavoro. E di nuovo io sono grata e sicuramente non avrò coperto la complessità, ciascuno dei miei colleghi potrebbe illustrare una prospettiva perché la nostra preoccupazione è fondamentalmente, qua ci sono domande euristiche, come possiamo leggere le varie reazioni in corso da docenti e studenti riguardo agli sforzi della nostra istituzione per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento. E di che cosa parliamo veramente quando parliamo di innovazione didattica, di formazione dei docenti? Deve essere un senso condiviso legato alla costruzione di una cultura di dati e di una comunità di qualità della didattica. Grazie. Grazie Giuliana. E ringrazio anche tutte le, al momento femminile, speaker, perché stiamo mantenendo i tempi record e quindi abbiamo anche il tempo, no, da dedicare per ascoltare un'altra voce. Tiziano, come vede, dietro le quinte c'è un gran lavoro tra i docenti e le docenti per cercare di migliorare il modo in cui insegniamo, ma fino adesso abbiamo parlato della prospettiva del docente. Siamo quindi molto curiosi anche di sentire un po' la vostra prospettiva su questi temi e magari chiedo a Ida se può passare il microfono perché vedo che Tiziano è senza. Tiziano, a lei la parola. Anzitutto ci tengo comunque un attimo a ringraziare per tutti gli interventi fatti prima, perché comunque molti di questi li ho apprezzati anche personalmente. E io mi sono scritto un breve discorso. Inizio, scusate. Buongiorno, ci tenevo a ringraziare prima di tutto per l'invito ricevuto, ci tengo a ringraziare soprattutto la dottoressa Paola Mezzalira, nonché il professor Carletti Paolo. Oggi più che mai vi è una competizione con le università telematiche. La corsa non la si vincerà con l'istituzione di corsi di laurea online nelle nostre università. Questo perché in ambo i casi molto spesso il corso sarà puramente nozionistico e replicabile nello stesso modo sia online che in presenza. Il tema della didattica è quindi al centro del dibattito. La qualità e l'efficacia dell'insegnamento non sono rilevanti soltanto per attrarre nuovi studenti ai corsi di laurea, ma coinvolgono in modo diretto anche i docenti. Una delle difficoltà più diffuse all'interno del contesto universitario è l'ansia legata ad alcuni esami percepiti come particolarmente complessi. Questa condizione genera spesso timore e insicurezza, portando molti studenti a rimandare il confronto con tali prove, con il rischio di rallentare il proprio percorso accademico. Va così a crearsi una competizione malsana che va ad incidere sul benessere psicologico degli studenti, generando in loro un sentimento di solitudine diffuso. Ciò nasce spesso da una mancanza di empatia da parte dei docenti che trascurano le necessità e le difficoltà degli studenti. Questi insegnanti non si rendono conto alle volte che i loro studenti al di fuori dell'università devono lavorare per mantenersi, sono parte attiva di qualche associazione studentesca o vogliono riuscire a vivere la vita universitaria. Per potersi iscrivere agli esami, come anche in parte anticipato, è necessario compilare un questionario dove si valuta il corso. Questo torna sicuramente utile per il monitoraggio della didattica. Spesso però capita di compilare il questionario non consci del reale carico di studio a cui doveva far fronte o della difficoltà oggettiva dell'esame.
È necessario introdurre un ulteriore questionario post-esame, affinché una volta superato l'esame, prima di conoscere l'esito della prova, si possa esprimere un parere personale verso la fattibilità dell'esame, nonché verso l'impegno pregresso richiesto per il suo superamento. Un altro tema cruciale riguarda il numero di appelli d'esame. In molte scuole questi stanno diminuendo. È il caso ad esempio della scuola di scienze umane, dove si propone di passare da 6 a 5 appelli. La situazione non è migliore in ingegneria, dove gli appelli sono solo 4 all'anno e spesso si verifica il cosiddetto salto d'appello. Grazie comunque. Si verifica il cosiddetto salto d'appello, pratica esplicitamente vietata dal regolamento di Ateneo. La mancanza di appelli può gravare sui tempi di laurea. Ancora più preoccupante è l'impatto che questa situazione ha sul benessere psicologico degli studenti, spesso già provati dalla pressione sociale e familiare. È proprio da simili pressioni, sottovalutate o ignorate, che talvolta scaturiscono episodi che colpiscono profondamente le comunità universitarie, continuando tuttavia a rimanere in gran parte celate. È necessario che tra studenti e insegnanti si instauri un dialogo costruttivo, in grado di generare un confronto reciproco. Questo tipo di relazione favorisce l'interesse verso le discipline, abbattendo quella barriera che sempre più spesso si frappone tra le due parti. Tale barriera, oltre a ostacolare la comprensione delle reali esigenze degli studenti, rende meno efficaci gli insegnamenti delle università tradizionali. Ciò conduce gli studenti a proseguire i loro studi di inerzia, perdendo così man mano l'attrazione che questi avevano verso la disciplina di loro interesse, fino anche a non provare più passione in quel che fanno. Questo alla lunga si concretizza con un vantaggio competitivo verso le università telematiche, che per loro natura hanno già questa barriera nelle lezioni. Per questo diventa essenziale mutare la didattica, integrando delle modalità sia durante le lezioni che extra lezione. Un esempio virtuoso, in tal senso, di attività extra lezione è rappresentato dai bandi promossi dal Teaching for Learning, che mira a rafforzare la relazione tra docenti e studenti attraverso progetti innovativi. Tali iniziative non solo incentivano un dialogo attivo, ma promuovono anche un'applicazione concreta ed evoluta della didattica. Inoltre, favoriscono il confronto tra studenti di corsi diversi, incentivando l'interconnessione tra discipline eterogenee, ma complementari, tutte orientate al raggiungimento di obiettivi comuni. È importante che UniPD continui a finanziare questi bandi e che non vada a ridurre i fondi verso di essi nel futuro, ma anzi vada ad aumentarli. L'esperienza dell'università in presenza dovrebbe essere un diritto di tutti, nonché solo una piccola parte della più ampia e preziosa esperienza del fare parte di una comunità studentesca. La didattica universitaria storicamente si è basata su un modello frontale e gerarchico, che oggi mostra tutti i suoi limiti. A questa visione dovrebbe contrapporsi un'idea radicalmente diversa, una didattica partecipata, in cui gli studenti siano protagonisti attivi nella costruzione del sapere, non semplici ricettori passivi. Questo cambiamento passa anche attraverso una rivoluzione degli spazi. Aule progettate per lezioni cattedratiche devono trasformarsi in ambienti modulari, attrezzati per il confronto circolare e l'apprendimento collaborativo. Una trasformazione che non può prescindere dal riconoscimento delle soggettività, materiali didattici realmente accessibili per studenti con DSA e BES, flessibilità oraria per chi lavora o ha responsabilità di cura e integrazione del supporto psicologico nei percorsi formativi. In questo contesto è fondamentale riflettere sul ruolo della didattica duale. La semplice trasposizione dei corsi in modalità online non può e non deve essere considerata una soluzione strutturale ai limiti della didattica tradizionale. L'esperienza universitaria in presenza rappresenta un valore imprescindibile, non solo per la qualità dell'apprendimento, ma anche per la crescita personale, sociale e professionale dello studente. Tuttavia, la modalità duale e telematica può e deve essere concepita come uno strumento integrativo capace di ampliare l'accessibilità dell'istruzione universitaria. In particolare, non può rappresentare un'opportunità concreta per studenti lavoratori. Può rappresentare un'opportunità concreta per studenti lavoratori, studenti con disabilità, fuori sede o appartenenti a categorie che necessitano di maggiore flessibilità.
Accanto a ciò emerge con forza la necessità di una didattica sempre più personalizzata, che tenga conto delle differenze tra studenti e sia in grado di adattarsi alle esigenze individuali. Valorizzare i percorsi, le inclinazioni e le difficoltà di ciascuno significa rendere l'università un ambiente realmente inclusivo e stimolante. Si tratta certamente di una sfida ambiziosa, ma affrontabile se si rafforza il dialogo tra studenti e docenti, in un'ottica di collaborazione continua e reciproca fiducia. È innegabile che l'evoluzione tecnologica stia influenzando profondamente anche il mondo della didattica. L'introduzione della realtà virtuale e l'utilizzo di simulatori avanzati, ad esempio, offrono agli studenti di medicina e medicina veterinaria l'opportunità di esercitarsi in ambienti sicuri e controllati, simulando situazioni anche complesse prima di affrontare la realtà clinica. Ciò consente loro di sviluppare maggiore consapevolezza, sicurezza e competenze operative. È impossibile ignorare il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale. Le IA, ormai parte integrante della nostra quotidianità, rappresentano un valido supporto nello studio. L'intelligenza artificiale può commettere errori, ma spetta tanto allo studente quanto al docente il compito di esercitare un pensiero critico nei confronti delle informazioni fornite, ponendo domande corrette, consapevoli e ben formulate. Un aspetto a cui tengo particolarmente è la sostenibilità ambientale, che comunque si è già un attimo accennato, che ritengo strettamente connessa anche al mondo della didattica. Sempre più spesso assistiamo all'adozione di beni e servizi che tengono conto dell'impatto ambientale, a dimostrazione di una crescente sensibilità su questi temi. Non è più sufficiente limitarsi a seguire questa tendenza, è necessario compiere un passo ulteriore, valorizzando concretamente chi lavora e insegna con una visione orientata alla sostenibilità. Una formazione sensibile all'ambiente non solo arricchisce il bagaglio culturale, ma prepara professionisti più consapevoli, etici e responsabili. Oltre ai temi trattati come la sostenibilità ambientale, l'intelligenza artificiale e una maggiore interazione docenti-studenti, mi permetto di presentare delle idee per migliorare la didattica in maniera concreta. Spesso con il mio corso di laurea, una laurea STEM dal nome Tecnologie Forestali e Ambientali, abbiamo la fortuna di interfacciarci in orario di lezione o meno con persone che lavorano con enti di ricerca come il CREA, ma anche con chi opera in realtà appartenenti alla filiera legno, come i periti forestali. Questo permette agli studenti di riuscire a individuare quale potrà essere il loro futuro lavoro, non trovandosi così magari spesato al termine della laurea. Un altro elemento che aiuta a capire se comunque la lezione è stata efficace o meno è il proporre agli studenti a fine lezione un Kahoot o un VClap. Questi sono siti che permettono di realizzare brevi quiz a risposte multiple che permette alla platea di capire se hanno colto i concetti delle lezioni, ma permette anche al docente di capire se quanto spiegato è stato inteso dagli alunni. Ovviamente non si potranno somministrare quiz troppo mirati, ma già una linea generale permette di capire se l'argomento in maniera generale è stato compreso. Le università come UniPD devono iniziare a pubblicare le lezioni online in giorni in cui vi sono scioperi che riguardano per esempio il trasporto pubblico, ma anche quando vi è un'allerta meteo. È inconcepibile come, nonostante le continue allerte meteo dello scorso anno, si continuasse a non prevedere delle lezioni registrate da pubblicare in seguito alla lezione, così da venire in soccorso a chiunque non avesse la possibilità di recarsi fisicamente in università. Un ultimo spunto interessa magari di più le lauree STEM, riuscire a organizzare corsi di formazione extra orario di lezione per apprendere l'impiego di un determinato macchinario o strumento, con al termine una prova finale, con un rilascio magari di un attestato, non potrà far altro che arricchire il curriculum dei futuri laureati. Quanto detto oggi raccoglie le voci di studenti e studentesse della nostra università tramite la rappresentanza di ogni corso di laurea. Vi ringrazio per il tempo, l'ascolto e di nuovo anche per l'invito. Grazie Tiziano. Che tavola rotonda interessante, no? Ha molti spunti diversi, di diversi contesti e da diverse prospettive, no? Da quella del docente, da quella dello studente, che un po' si intrecciano, no? Io mi sono segnata alcune parole chiave, ho preso un sacco di appunti, torno sicuramente al mio lavoro quotidiano
a Esade e a Barcellona con spunti nuovi, e c'erano elementi che si intrecciavano, e giusto una nota, mi piaceva anche vedere quanto comunque c'è una consapevolezza anche, no, degli studenti. Magari voi non sapete chi ha fatto o no il corso, però è bello che sappiate, riconosciate che ci siano iniziative, e anche che sia stato notato questo, no, bando nuovo, quando c'ero io non c'era, no, del tipo A3L per gli studenti e studentesse, quindi bello sapere che c'è anche una consapevolezza, una visione, no, di quello che facciamo, pur alla luce di problemi un po' strutturali, no, di dimensioni che ci sono. Potremmo andare avanti forse tra noi della tavola rotonda a lungo tempo, ma abbiamo promesso questi 15 minuti per accogliere un po' prospettive diverse. Come diceva Giuliana, è anche un processo, no? Che deve coinvolgere, che deve avere una costruzione di senso condiviso. Quello del miglioramento della didattica emergeva benissimo anche, no, dal lavoro congiunto di apertura, e quindi vorremmo approfittare di questi 15 minuti da noi al coffee break, quindi li useremo con cura, avendo modo di non ritardare sul programma ricco della giornata, ma per raccogliere domande, spunti o riflessioni che venissero da voi. Ci sono dei microfoni nella sala, quindi chiederei a chi volesse iniziare ad aggiungere alcuni spunti, e vedo una prima mano qui in prima fila, di farsi notare, così vi passiamo la voce, e se siete d'accordo magari passerei a gruppi di 2 per commenti e considerazioni, prima di eventualmente aprire ai membri della tavola, in modo da lasciare più spazio per i commenti. Prego. Grazie, io sono Barbara Bruschi dell'Università di Torino. Intanto grazie per la tavola rotonda che aggiunge sempre elementi di riflessione e di lavoro. Io avrei una domanda per Tiziano, perché nel tema del valutare l'impatto, una delle ultime proposte, dei suggerimenti che condivideva con noi, era quello di usare dei risponditori a fine lezione. Oggi la tecnologia non ci assiste. Per verificare se erano stati ritenuti e compresi i contenuti della lezione. Io ho un dubbio, perché spesso mi approccerei a questo tipo di strategia, ma il tema è che quando uno arriva a fine lezione e propone il CAUT, c'è il fuggi-fuggi, per cui il fuggi-fuggi poi si anticipa sempre, perché dice se no mi blocca, quindi uno arriva in prossimità della fine della lezione e si comincia a scappare. Adesso, al di là delle battute, poi è lecito scappare, però è un tema delicato questo, nel senso che a me piace molto l'idea degli studenti che mi aiutano a capire se sono stata chiara, se quello che abbiamo fatto funziona oppure no, perché poi siamo lì con l'obiettivo di apprendere e noi di aiutarvi ad apprendere. Però mi sembra che non sempre sia così condivisa questa disponibilità ad essere partecipi. Allora, la domanda è: quale può essere il patto formativo, secondo lei, che noi facciamo proprio per far comprendere che non è una valutazione rivolta allo studente, non è qualche cosa di negativo, ma è davvero un partecipare insieme? La sostanza è: non sempre si trova, almeno io trovo facilità nel costruire questa vera partecipazione. C'è poi sempre il nucleo ristretto di chi resta, ma sui grandi numeri c'è un fuggi-fuggi spesso, o quantomeno un non comprendere fino in fondo il senso di questa operazione. Grazie. Grazie Barbara. Tiziano, le diamo un po' di tempo per pensare alla risposta, perché come promesso vorrei raccogliere qualche altro spunto prima, per ragioni di tempo. Grazie. Laura De Gara, Campus Biomedico. Una domanda per l'ultima relatrice riguardo alla valutazione di efficacia delle attività di formazione sui docenti, ricavata poi anche dai questionari degli studenti. Non ci può essere un bias nel fatto che i docenti che si fanno formare sono quelli di per sé più sensibili, per cui formazione o non formazione in ogni caso si approccerebbero in modo diverso? E che strategia si può utilizzare per incentivare invece quei docenti molto meno sensibili a un cambiamento nell'approccio didattico e nell'approccio allo studente?
Grazie Laura. C'è già qualche altra considerazione o qualche altra domanda? Così a Max. Massimiliano Barolo, Università di Padova. La mia è una provocazione ed è rivolta a tutte e 5 le persone nel tavolo ed è questa. Ora mi riferisco in particolare al programma di Faculty Development dell'Università di Padova a cui partecipo e che ovviamente condivido, ma la considerazione è più generale. Noi promuoviamo, e abbiamo sentito anche dallo studente Tiziano che ha apprezzato un maggior coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, una didattica attiva. Ora c'è una letteratura molto vasta in questo campo che mostra che questo tipo di didattica ha un impatto positivo sulla formazione. La provocazione è questa: è importante andare a valutare, cioè, c'è già qualcun altro che l'ha fatto. È come se noi chiedessimo a ciascun medico che ci dà un farmaco se lui o lei tiene traccia degli effetti di quel farmaco che ha dato sui propri pazienti per confermare quello che già altri hanno trovato. E dunque, ripeto, è così importante valutare l'efficacia sulle nostre studentesse, sugli studenti, degli interventi di miglioramento della didattica, o non sarebbe sufficiente valutare l'impatto e l'estensione di queste attività sulle colleghe e sui colleghi? Grazie Max. Abbiamo tempo per davvero un ultimo commento prima di aprire poi alle risposte della tavola rotonda o domanda. Marina, vedo anche una mano in fondo, allora ne prendiamo due. Damiano Varagnolo, Università di Padova. Vorrei fare un follow-up. Potrebbe avere senso, quanto sarebbe auspicabile e fattibile in realtà misurare l'impatto delle nostre azioni sui stakeholders che abbiamo, cioè le aziende e gli enti che assumono gli studenti? Marina, vuoi aggiungere qualcosa anche tu? Velocissima, grazie. Velocissima, soltanto per appunto noi ci stavamo interrogando rispetto al progetto Teaching for Learning se come futuro fosse sensato pensare anche a una formazione ovviamente molto partecipata e anche auto-organizzata potrebbe essere, però a livello di strutture, di scuole, di dipartimenti per gli studenti rispetto ad alcuni temi centrali della didattica, ad esempio la valutazione, no? Come si valuta la didattica? I docenti lo chiedono, lo sanno, ma gli studenti sono consapevoli del momento, nel momento in cui fanno il questionario, di che tipo di ricaduta possa avere? Ecco, questa era la domanda, cosa ne pensa? Bellissimi spunti, un po' sul come coinvolgere studenti, no? La domanda di Barbara, come coinvolgere i docenti, no? Il punto di Laura, e poi anche più provocazione su cosa serve misurare e verso chi, no? E come anche aiutare non solo i docenti ma anche gli studenti a essere più capaci di capire anche, no? Quale può essere l'impatto. E Tiziano, vuole iniziare lei e poi magari lascio a chiunque voglia del nostro panel di prendere alcuni degli spunti. C'era una domanda specifica per Iuliane, ma poi magari le altre sono anche un po' più generali. Tiziano, no. E scusate, ricordo a tutti che abbiamo davvero tempi stretti, quindi chiedo di andare direttamente al punto. Grazie. No, parto con la domanda relativa per esempio a Coautevo Club. Noi il nostro è un corso piccolo, comunque siamo 60 studenti massimo. Una cosa che veniva fatta per alcuni esami per evitare il fuggi era quello di dire: guardate che se rimanete, queste domande che vi pongo hanno la possibilità di ricomparire dopo all'interno dell'esame. Questo torna sempre utile secondo me come chiave. Dopo chiaramente bisognerà magari riadattarle per una prova finale, perché magari un esame a crocette può o non può tornare utile a seconda della prova, chiaramente. Questo mi permetterei. Okay. Scusi. No, per favore.
No, collegandomi, se ho capito bene la domanda relativa all'incontro magari con esperti dall'esterno, quindi con persone che comunque lavorano già e si sono già laureate con le nostre lauree. Noto che comunque nonostante spesso gli incontri siano fatti extra lezione, vi è comunque una buona componente studentesca di 3 anni, considero almeno un centinaio no, però una cinquantina, ottantina di studenti che vi partecipano, e la cosa interessante secondo me è farli dividerli per tematiche, quindi magari ambito di ricerca, oppure ambito di lavoro all'estero, oppure ambito per lavorare presso le istituzioni locali, come può essere per noi l'ARPAV, oppure i consorzi, tutte queste tematiche, quindi dividere tutto in macro aree. Ecco. Spero di aver capito la domanda. Grazie Tiziano. Giuliana? Allora, ho raccolto 3 elementi. Il primo, bias dei partecipanti. Allora, c'è letteratura su questo. Ovviamente le azioni formative si inseriscono in processi di cambiamento organizzativo e le persone meno motivate vanno, diciamo, inserite a partire da soprattutto la componente sociale, ovvero il coinvolgimento in gruppi di discussione, in progetti strategici, cioè viene attivata una componente di motivazione un po' estrinseca di tipo sociale. Poi c'è l'elemento motivazionale di cui non si può parlare, che è quello del compenso legato e la progressione di carriera legata alla valutazione della didattica, che però in altri paesi esiste, quindi esistono certificazioni e l'Italia sta facendo una lenta transizione in quella direzione, perché il sistema di valutazione e progressione di carriera accademica è cambiato nel 2010-240, la legge è molto focalizzato sulla ricerca, però la discussione è aperta. Quello che occorre tenere a mente è che noi, non è che io particolarmente un gruppo, viene a dare delle soluzioni rispetto a problemi molto complessi. Siamo inseriti all'interno di processi di cambiamento organizzativo e anche politico che hanno a che vedere con una riformulazione del sistema di progressione di carriera. A me veramente avere davanti a me tutti i miei colleghi che conosco mi mette molto, perché so che sono esperti di alcuni temi e io sto toccando magari loro aree. Secondo e terzo elemento raccolto, la valutazione, se valutare. Questo è un altro elemento in letteratura molto discusso, se non entriamo in un managerialism di voler valutare tutto e voler raccogliere dato su tutto, che poi diventa burocratico e non ci lascia spazio all'attività creativa. Quindi ci deve essere qualcosa di non misurabile, ci deve essere qualche dato che va disperso nell'area, perché il creativo non può essere mai ancorato. Questo esiste in letteratura, però che cosa sicuramente si può fare a livello della misurazione? Essere ecologici, non imporre questionari inutili, quindi studiare molto l'approccio valutativo. E sì, il gradimento è una prima fase, quindi dove il partecipante esprime che cosa pensa e se ha l'intenzionalità di cambiare, di applicare, ma le fasi successive valutative vanno a considerare se l'investimento è opportuno, più che altro. Non va a misurare se un metodo collaborativo che ha 30 anni di letteratura è efficace o meno, va a dire il metodo collaborativo in questo particolare contesto di investimento è stato applicato e torna utile all'organizzazione, e l'organizzazione deve continuare a investire su questa formazione. Quindi la valutazione è mirata più che altro a un aspetto di economia. Il terzo elemento, anche questo, è questa la valutazione di ricaduta, è quella più complessa, richiede studi econometrici, sociologici che vanno ben oltre, e c'è l'alma laurea. L'alma laurea è un nostro osservatorio rispetto a che cosa succede dopo,
E sì, i nostri colleghi nel gruppo si stanno chiedendo come includere questo elemento, ma siamo, come dicevamo, in un processo che porta già 7-8 anni di costruzione dell'impianto e l'impianto valutativo, per darsi un'idea di quanto un'ingegneria sociale richieda tempo. Ultimissime battute, ma voglio lasciare lo spazio anche a Ida e a Giovanna, se volesse intervenire anche lei. Ida. Grazie Giovanna, proprio un istante, solo perché hanno toccato la valutazione, un tema per noi particolarmente importante, tu conosci l'ascolto, quindi solo questa esperienza, se può essere utile sia per lo studente sia per gli interventi che sono stati fatti prima. Sicuramente la valutazione fatta al margine di ogni lezione può avere poca utilità per la questione ecologica che facevi cenno prima, ma la valutazione è importante come strumento informativo del miglioramento. È vero, la riflessione è giusta, se già sono stati fatti studi precedenti, perché continuiamo a richiedere informazioni, a richiedere processi valutativi? Per esempio nel nostro approccio al miglioramento della qualità della didattica, che è l'ascolto, la valutazione fatta durante il processo di insegnamento-apprendimento, scusate, quindi durante un insegnamento, ha una finalità: ascoltare la voce dello studente rispetto agli obiettivi formativi da raggiungere, quindi è fatto al termine di ogni modulo e non al termine di ogni lezione. Quello che viene fatto per rispondere a Barbara, allora intanto concludo la valutazione, perché in questo caso è importante, perché il contesto di cui si faceva cenno prima, che noi osserviamo quando andiamo a valutare l'apprendimento degli studenti, è un contesto fatto da studenti diversi da quelli dell'anno precedente che ci hanno valutato con il questionario di gradimento. È formato da studenti che possono essere omogenei, eterogenei nella conoscenza e nelle competenze che noi richiediamo nel progetto formativo riguardante il nostro insegnamento. Quindi capire come stanno procedendo nell'apprendimento rispetto agli obiettivi programmati è fondamentale per agire in quel momento, in quel contesto, per ottenere i risultati di apprendimento auspicati, altrimenti alla fine del corso sarebbe troppo tardi. L'anno prossimo avrai altri studenti che avranno altri bisogni, che avranno altre esigenze, di conseguenza ottenere questo feedback in itinere, ma non così, ecco, mi è piaciuta la parola ecologia, cioè avere un feedback utile al miglioramento, quindi al termine di ogni modulo io cerco di capire qual è il gap che mi separa dalla progettazione e rimodellarla al fine di definire nuove strategie per raggiungere quegli obiettivi formativi non raggiunti. Quanto al gradimento e al questionario di cui facevamo cenno, noi utilizziamo un questionario un po' più ampio che va a attenzionare alcune aree della qualità della didattica, proprio per capire come poi questo feedback sull'apprendimento ricevuto agli studenti può essere indirizzato e utile al docente per il miglioramento. Cioè su quale area può agire la progettazione, i metodi didattici, cioè su quale ambito le tecniche di comunicazione può andare a lavorare per il miglioramento. Quindi la valutazione è fondamentale per il miglioramento, ma con un'ecologia, quindi non al termine di ogni lezione ma di un modulo. E poi una cosa che ti volevo dire, ti volevo ringraziare, perché per esempio noi abbiamo fatto un questionario di gradimento alla fine della sperimentazione del nostro progetto e i ragazzi erano entusiasti. E mi chiedevo, ma forse perché non vogliono scontentare i docenti, forse... Invece tu hai detto una cosa che ha ribadito quello che loro hanno detto. Si sono rotte alcune barriere di divisione tra docente e studente, si sono sentiti accolti, hanno capito di essere dentro il processo di insegnamento apprendimento, non fuori, non valutati, non giudicati, non gli veniva richiesto ma venivano trascinati dentro. Quindi questa cosa mi ha colpito e ti ringrazio. Non voglio togliere altro tempo a Giovanna se volesse intervenire. No, in realtà no, perché mi ritrovo perfettamente nelle vostre parole, anche la risposta che ha dato Giuliana rispetto agli ultimi punti mi trovo perfettamente d'accordo e non credo che sia il caso di rubare altro tempo anche alla vostra pausa, quindi grazie davvero anche per la pazienza di avermi a distanza. Grazie Giovanna, grazie a tutti gli speaker. Permettetemi da chair, ma anche da docente che è stato molti anni e si è formato qui e ora lavora in una scuola in cui ogni studente paga
per 10, quello che si paga a Padova, se non di più, e dove ogni docente è richiesto di avere una performance molto più alta, 6 su una scala di 7, no? Quindi per dare l'idea, no? Quindi in contesti dove la qualità della didattica costa, ma anche viene richiesta. Ecco, lasciatemi anche condividere una perla di orgoglio nel dirvi che per me personalmente insegnare in quella scuola mi sono trovata con tutte le skills di cui avevo bisogno per essere a quell'altezza, perché i corsi di formazione fatte sono di qualità importante, un po' come dire forse ci mancano, no, le risorse per avere le aule che vorremmo, per riuscire, no, a fare le cose che ci vorrebbe fare, ma insomma stiamo parlando di impatto perché c'è un impatto vero di questi sforzi che si fanno, ed è un impatto che sicuramente per quegli atenei, per quelle istituzioni, per quei gruppi, no, di atenei che si stanno muovendo in questa direzione si vede, no, parlando insomma con gli studenti, ma vi posso dire insomma da uno sguardo internazionale che questa cosa c'è e possiamo esserne solo che orgogliosi. E l'altra cosa che volevo fare era nuovamente ringraziare, no, per l'organizzazione di questa occasione di scambio, che è un po' uno scambio anche di esperienze, no, come si può fare per coinvolgere di più. Io qui faccio pubblicità occulta, Paola sarà felice del podcast che abbiamo realizzato, dove ogni docente può, qui ci sono alcuni dei nostri speaker, ha condiviso un po' cosa si fa, cosa ha fatto per provare a coinvolgere di più. Forse anche voi studenti potreste ascoltarlo per sentire la prospettiva di qualche vostro docente, ma credo sia bello anche darsi questo spazio e questo tempo per riflettere, no? Anche su qual è l'impatto per noi, e credo che abbiamo davvero toccato corde che ci hanno dato spunti per continuare con orgoglio in questa direzione. Allora di nuovo grazie a tutti gli speaker e grazie a voi per la pazienza. Sto tentando di salutare la professoressa Del Vomero, che era collegata, insomma. Buongiorno. Professoressa?
Va bene. Bene, buongiorno. Allora, possiamo partire con questa seconda sessione tavola rotonda di oggi. Vediamo se si visualizzano le slide. Bene, grazie. Allora, sì, ci sono, benissimo. Allora, io sono Ettore Bolisani, per chi non mi conosce, sono docente all'Università di Padova, Facoltà di Ingegneria, e sono anche advisor al progetto Teaching for Learning e sono molto onorato anche di essere qui a condurre questa sessione particolarmente interessante perché ogni CER vi dirà che la sua sessione è quella più importante, questo è normale. Nel mio caso diciamo che sicuramente è una sessione dove ci sono molte domande e almeno per quello che riguarda me non ci sono ancora risposte definite. È un aspetto abbastanza importante che lega la formazione del docente universitario alla didattica e il valore che questo ha anche per le nostre carriere. Abbiamo un gruppo di interventi molto interessante che fra l'altro trattano anche il tema dal punto di vista, chiamiamolo così, istituzionale a vari livelli, mentre magari io poi mi soffermerò con qualche commento più a livello, diciamo, di persona, di individuo, di singolo docente. Quindi avremo Harbert Steinbari dell'Università di Limoges che ci parlerà di un po' quello che hanno fatto e fanno i cugini francesi, diciamo così. Poi abbiamo qui un'inversione dal punto di vista della sequenza degli interventi, quindi avremo Barbara Bruschi dell'Università di Torino e poi Anna Serbati dell'Università di Trento che parleranno dal punto di vista chiamiamolo così, del legame che c'è con il contributo istituzionale alla valorizzazione della carriera e alla formazione alla didattica dal punto di vista nazionale e dal punto di vista internazionale. E fra l'altro potremo anche apprezzare insomma, il loro lavoro dal punto di vista del gruppo di lavoro all'interno della CRUI, quindi saranno anche queste indicazioni molto interessanti. E poi alla fine avremo Andrea Gerosa, che è il presidente della nostra scuola di ingegneria e che ci fornirà insomma, qualche spunto, qualche idea, qualche indicazione relativamente anche a quello che si svolge all'interno degli Atenei a livello appunto della specifica istituzione. Allora, dicevamo, formazione alla didattica, valorizzazione della carriera dei docenti, molte domande, molti spunti, molte cose interessanti. Perché? Prima di tutto perché dovremmo anche chiederci ma perché dobbiamo formare i docenti alla didattica? Formiamo già i docenti alla ricerca, sappiamo che per entrare a far parte del ruolo dei ricercatori uno deve aver fatto oggi il dottorato, quindi una formazione alla ricerca. E il problema è che dal punto di vista della formazione alla didattica di fatto siamo un po' all'inizio, quindi mentre ormai è assodato che per fare ricercatore si deve fare formazione alla ricerca, non è del tutto scontato pensare che per fare il docente si debba fare formazione alla didattica. Ma c'è un altro punto che è abbastanza delicato e qui mi riferisco soprattutto ai numerosi discussioni che abbiamo avuto anche con i miei colleghi change agent dell'Ateneo, insomma anche altri. Ma qual è il valore della formazione alla didattica per ciascuno di noi? E quindi in altri termini, perché dovremmo investire del tempo nel formarci alla didattica? Perché in fin dei conti tutti i discorsi che ruotano intorno a quello che è stato detto anche nella tavola rotonda precedente, quello che verrà detto anche oggi pomeriggio, ruotano intorno a questo, e cioè la partecipazione nostra a queste attività, a questi fondamentali elementi anche dal punto di vista professionale. Allora io qui vi porto alcune riflessioni che derivano dalla mia esperienza personale all'interno del progetto Teaching for Learning dell'Università di Padova, di fatto il Teaching Learning Center del nostro Ateneo, anche insomma con un nome un po' diverso. Perché innanzitutto di fatto il nostro progetto ha una certa storia ormai, quindi è una decina d'anni che è stato formalmente costituito, ma in realtà poi c'erano state anche delle attività precedenti insomma, che l'avevano preceduto. E di fatto oggi, se parliamo di formazione dei docenti alla didattica all'interno di questo progetto, si fanno molte cose. Sappiamo, queste sono cose che i miei colleghi dell'università sanno bene, comunque, diciamo come informazione generale. Ci sono dei corsi di formazione, diciamo così, entry level per soprattutto i nuovi assunti all'interno dell'Ateneo, che oggi è stato indicato come un obbligo, diciamo così, per i nuovi assunti.
ma ci sono anche iniziative che vengono condotte all'interno di finanziamenti specifici come i bandi per il miglioramento della didattica innovativa, dove si fa anche lì formazione ai docenti su magari tematiche specifiche. Ci sono corsi di formazione avanzati, quindi organizziamo anche workshop di secondo livello o specifici su varie tematiche, che ne so, ad esempio, non so, il team-based learning piuttosto che l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. E poi ci sono anche altri corsi che sono organizzati all'interno del nostro Ateneo, quello per i change agent e ultimamente anche il corso per formatori, quindi per formare dei docenti a diventare a loro volta formatori di altri docenti. Quindi per questi due ultimi livelli possiamo dire che è una formazione alla formazione, quindi un livello ulteriore. Quindi possiamo dire, grazie anche a questa esperienza a cui ho avuto l'opportunità, il piacere e anche il privilegio di poter seguire anche un po' fin dall'inizio, c'è tanta roba, si fa molto, si investe moltissimo, l'Ateneo investe moltissime risorse sia di carattere finanziario, quindi di fatto diciamo circa 1 milione di euro all'anno insomma, sono stati investiti nelle varie attività che presentiamo qui, ma anche a livello personale dei docenti che hanno partecipato, insomma l'investimento è importante. E qui, ecco sì, faccio solo una precisazione relativamente ai 2 aspetti che dicevamo prima, il ruolo del change agent, che è un ruolo appunto nel nostro Ateneo, docenti formati per supportare la didattica e la formazione degli altri docenti alla didattica. E uno degli aspetti importanti è soprattutto l'idea di una creazione di comunità. E quindi i docenti non sono più dei singoli che vanno nelle proprie aule a formare i propri studenti, a fare lezioni ai propri studenti, ma sono una comunità dove le esperienze di ciascuno diventano tesoro anche per le esperienze degli altri. Questo secondo me è un aspetto molto importante e anche caratterizzante di questo ruolo e insomma sono anche lieto di dire che ormai siamo circa una 60ina di change agent all'interno dell'Ateneo con l'ultimo corso di cui fra l'altro vedo anche alcuni volti qui all'interno della nostra aula di oggi e quindi chiaramente anche in questo caso si tratta di un investimento importante in questa attività formativa. E poi l'ultimo aspetto appunto quello del corso per i Faculty Development Trainer, e cioè formare dei docenti appunto che a loro volta si prendano in carico la progettazione e la realizzazione di interventi formativi per i propri colleghi, per gli altri docenti, a livello di a vari livelli, pensando anche a una didattica disciplinare, diciamo così, e quindi specifica anche per alcune problematiche di carattere appunto più particolare. E anche in questo caso si tratta di una sfida importante che richiede un investimento dal punto di vista della progettazione di questi corsi e un investimento anche personale di chi ha partecipato, anche perché ovviamente quando si tratta di formare altri docenti, noi abbiamo avuto magari la possibilità di formarci come insegnanti per gli studenti, ma formare altri docenti, come voi capite, rappresenta anche un aspetto insomma, più delicato da molti punti di vista. Ma allora, tornando al punto che dicevo all'inizio, ma a cosa dovrebbe servire la formazione alla didattica? Allora, in realtà, se noi riflettiamo, ci sono vari livelli. C'è un livello di carattere personale, c'è un livello di carattere sociale o di comunità, c'è un livello di carattere istituzionale. E quindi se noi dobbiamo dare delle motivazioni, a livello personale la cosa può essere pensata dal punto di vista io mi formo per accrescere il mio bagaglio professionale o perché sia agevolato il mio lavoro di docente in aula, per avere delle facilitazioni, delle modalità che mi consentono di operare meglio. E quindi anche per rendere più efficace il nostro lavoro nei confronti degli studenti che a cui andiamo a insegnare. A un livello sociale, possiamo dire così, una delle ragioni per cui può essere utile formarsi alla didattica è quello di aiutarci a costruire una comunità di docenti che non lavorano in modo isolato, ma si scambiano esperienze, idee, problemi e possibili soluzioni, aspetto anche questo abbastanza importante, relativi alle sfide continue che noi sappiamo continuano ad essere accelerate anche per la didattica. Gli studenti cambiano le tecnologie, cambiano le modalità, cambiano le università con cui dobbiamo competere, eccetera. E poi anche stamattina avevamo l'intervento di uno studente che ci ha dato anche alcune provocazioni importanti, accelerare anche l'idea di costruire una comunità tra docenti e studenti, cioè docenti e studenti non sono l'uno da una parte della cattedra e gli altri dall'altra, ma in realtà sarebbe in un mondo ideale quantomeno
dovrebbe essere uno sforzo comune per arrivare in una direzione, in un obiettivo comune, insomma. E poi a livello istituzionale chiaramente formarsi alla didattica potrebbe essere importante per contribuire ai risultati del proprio dipartimento nel corso di studi, ateneo. Sappiamo adesso appunto che ci sono le valutazioni che chiaramente sono sempre più importanti da questo punto di vista, e quindi in generale a contribuire ai risultati del sistema universitario. Ma la questione è che noi dobbiamo fare i conti anche con il rapporto che c'è tra quello che richiede questo tipo di formazione e i benefici che possano esserci. Allora, a livello personale è chiaro che formarsi alla didattica richiede un investimento personale. Stavo riflettendo sul fatto, ad esempio, che quelli di noi che hanno fatto molti corsi dei corsi di formazione o tutti i corsi di formazione che avevo elencato prima, di fatto come numero di ore stiamo parlando di un buon master universitario, quindi significa un impegno abbastanza importante dal punto di vista personale. Però è anche vero che ciascuno di noi è diverso, ciascuno di noi ha le proprie motivazioni. Per essere coinvolti nei corsi di formazione alla didattica si richiede che abbiamo passione, volontarietà, curiosità, spirito di innovazione, ma ciascuno di noi interpreterà queste cose a modo suo. Quindi ci sarà chi è magari più lento, più veloce, più restio, più positivo da questo punto di vista, e qui è un aspetto, secondo me, su cui vale la pena anche di porre l'attenzione. A livello di comunità, a livello sociale, per poter far parte di una comunità di docenti, in questo caso una motivazione in più è quella che io ho voglia di condividere quello che io faccio in aula o quelli che sono i miei problemi, e quindi un'apertura verso il prossimo, un mettersi in gioco. Senza questi elementi chiaramente è difficile che uno accetti praticamente di essere formato per creare delle comunità. E tutto questo anche implica però il riconoscimento di un ruolo. Per esempio si è discusso moltissimo a livello del nostro gruppo di Cengegi in Ateneo, ma noi chi siamo davvero? Nel senso, cosa facciamo all'interno dell'Ateneo? Ci viene riconosciuto il nostro ruolo, e le situazioni qui anche sono fra l'altro anche differenziate, perché a livello di singolo dipartimento, scuola o corso di studi, gli atteggiamenti o le situazioni che possono esserci o il riconoscimento che ci viene dato dagli altri docenti può essere insomma vario, può essere molto articolato. E poi naturalmente sono le implicazioni di livello istituzionale, perché chiaramente uno dei costi che citavo prima, ci sono risorse da investire per questa attività. Per esempio, l'esperienza che conosco io dell'Università di Padova, sono state investite molte risorse finanziarie e anche di tipo organizzativo. Quindi oggi abbiamo anche un ufficio che si occupa di queste cose, senza il quale la formazione non potrebbe essere svolta. Quindi abbiamo una delegata, abbiamo un advisor, abbiamo delle persone importanti poi che ci aiutano nelle attività anche di tipo quotidiano. Ma il punto è questo, se dal punto di vista istituzionale la didattica sia un obbligo oppure no, se sia un obbligo pressante o se sia semplicemente un suggerimento. E questo secondo me è un anello su cui vale anche qui la pena di riflettere. Anche perché non necessariamente a livello istituzionale, questo discende anche poi da quelle che sono le implicazioni personali, la formazione alla didattica viene riconosciuta come essenziale, fondamentale per poter poi operare come docenti. E oltretutto dal punto di vista del riconoscimento formale, a parte gli open badge che sono un po' anche alla fine, scusatemi, molto apprezzati da chi li riceve, però sono una sorta di medaglietta come quelli che si mettono gli ufficiali insomma sulla giacca, quindi alla fine è una cosa importante, però non hanno un vero connotato formale fondamentale, per esempio per la carriera. E qui quindi diciamo questo, come noi sappiamo, il docente indossa sempre un cappello a tre punte, sicuramente l'attività didattica, sicuramente la terza missione, che fra l'altro adesso diventa sempre più impressante come in obbligo, ma sopra, a livello superiore, c'è la ricerca che costituisce tuttora, e questo parlando con qualsiasi ragazzo o ragazza che accetti di fare il dottorato di ricerca e che cominci con noi, insomma io devo fare ricerca, io devo prima di tutto pubblicare, produrre progetti, eccetera, eccetera. E quindi una delle sfide fondamentali, a mio parere, è quella di combinare queste cose, e quindi combinarle in un modo organico, bilanciato e riconosciuto. E quindi su cosa possiamo puntare perché sia valorizzata e incentivata la formazione alla didattica nella carriera di docenti? E qui io vi propongo solo delle domande, poi mi
piacerebbe anche sentire ovviamente l'opinione delle relatrici e dei relatori che poi seguiranno, e ovviamente anche la vostra. Chiaramente magari sulla soddisfazione personale, oppure sull'identità professionale, oppure magari sulla gioia di condividere le nostre esperienze, o sul fatto di avere un ruolo riconosciuto all'interno dell'Ateneo, oppure ancora, come qualcuno suggerisce, qualcosa di più, tra virgolette, concreto, e quindi per esempio un'importanza, una rilevanza di queste attività all'interno dei famosi concorsi universitari ASN e dintorni, o anche magari delle premialità stipendiali, oppure per esempio un contributo con fondi di ricerca. Ecco, quindi queste sono anche varie cose che sono emerse, sono spunti su cui all'interno della nostra comunità di docenti, di change agent, con cui ci riuniamo anche periodicamente, in modo ricorrente in questa decina d'anni io li ho sempre viste venire fuori, emergere, discutiamo sempre intorno alle stesse cose, e quindi a mio parere, insomma, così, potrebbe essere anche utile cominciare a entrare nel concreto e vedere se è possibile anche trovare delle soluzioni. Allora io termino qui questa mia breve, spero, introduzione, e lascio subito la parola al nostro primo relatore, Harbert Stenbari, che ci presenterà la sua prospettiva dal punto di vista della Francia. Non so se vuoi venire qui a gestire le slide, oppure forse anche... Penso che potrebbe... Basta questo, vero? Ok. Le aprite voi? Devo aprirle io? Ok, perfetto, grazie. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per l'invitazione, è veramente un privilegio essere qui al Palazzo del Bo, è la prima volta che comunico qui. Sento un po' il peso della storia, se posso dirlo così. Ho chiamato questa comunicazione politiche, pratiche e posture. Allora, posture, ho fatto una traduzione del francese posture, ma è nel senso degli atteggiamenti. Allora, io sono sociologo, ho cominciato a insegnare nel mio primo anno di tesi in 2011 all'Università di Limoges, ma poi ho avuto questa bellissima esperienza di lavoro all'Università di Poitiers, dove ho lavorato i 6 ultimi anni, da 2018, nel centro del supporto alla didattica dell'Università di Poitiers. La formazione alla didattica in Francia fa parte del paesaggio universitario adesso, è qualcosa che è un servizio, è un servizio come un po' tutti gli altri servizi dell'università, ma dobbiamo dire che è una dinamica nuova. I centri per la didattica in Francia, in quasi tutte le università francesi c'è un centro per la didattica, datano da 2018, dunque da 7 anni. Perché in 2018? Perché in 2018 il governo francese ha reso obbligatorio con un decreto la formazione alla didattica dei nuovi professori associati che erano reclutati dall'università. Allora ne parlerò di questa un po' più tardi, ma prima volevo rapidamente, per rispettare i miei 15 minuti, come siamo arrivati a questo decreto che ha reso obbligatoria questa formazione. Allora, tre momenti importanti, senza fare tutta la storia dell'educazione e dell'insegnamento superiore in Francia. Negli anni 90 osserviamo una massificazione all'arrivo dei nuovi profili di studenti. Quando diciamo nuovi profili, dunque c'erano dei studenti di origini popolari, di origini rurali, di studenti che avevano ottenuto dei diplomi di mature tecnologici e normalmente andavano verso altri tipi di formazione, dunque loro vengono all'università. Dei studenti che erano un po' più anziani, che erano già nel mondo professionale e dunque riprendevano gli studi. E la verità è che le università francesi non sono state pronte, se posso dire, per accogliere come si deve questi nuovi profili. Dunque c'è stato, se posso dire, un rischio di insuccesso accademico, se lo posso dire così. Dunque i governi successivi negli anni 90, 2000, continuiamo anche adesso, hanno risposto sempre dalla parte dell'apprendimento, dalla parte dei studenti, creando dei nuovi dispositivi nel campus. Dunque abbiamo visto durante questo periodo dei servizi come il servizio dell'orientamento, il servizio dell'inserzione professionale, per esempio quello che prima si chiamava
il servizio delle statistiche dell'università, che faceva soltanto le statistiche, il trattamento dei dati, delle entrate, delle uscite, eccetera, sono diventati negli anni 2000 dei osservatori della vita studentesca, e lì c'è stato un cambiamento qualitativo, perché siamo passati dal trattamento delle statistiche a dei studi, dei veri studi sociologici che analizzavano questi profili, questi nuovi studenti che sono arrivati all'università. E dunque durante tutti questi anni c'è stata anche una riflessione, una discussione sulla qualità dell'insegnamento. Dunque, di punto di vista logico, siamo arrivati in un momento dove i riflettori si sono tornati anche sull'insegnamento. Dunque questa legge, allora ho dimenticato di mettere la referenza, è la legge di 8 febbraio 2011. Dunque arriva questa legge che non è arrivato dal nulla, ma c'è stato tutto questo processo lungo di riflessione. Legge che ha precisato, se posso dire, un'altra legge di 2017, che con la legge di 2018 abbiamo la precisione come si deve fare questa formazione di questi nuovi professori associati. E dunque qualcosa di importante, penso che siamo stati un po' fortunati, privilegiati, non so come le posso dire in Francia, e che al di là dei discorsi e di questa legge, questo decreto si è accompagnato anche dai fondi finanziari importantissimi che hanno permesso di creare finalmente questi centri per la didattica. Dunque io sono stato dalla nascita di questo centro all'Università di Poitiers. All'inizio eravamo in 4 o 5 colleghi, adesso al centro sono 15 colleghi formatori che lavorano. Allora, molto importante, parliamo in Francia ci sono diverse etichette per parlare di questi colleghi che lavorano in questi centri. Parliamo di consiglieri alla didattica, parliamo anche di ingegneri alla didattica, consulenti alla didattica, dipende dal linguaggio. Un altro documento importante in questo periodo che ci ha aiutato veramente per strutturare il lavoro nel centro e soprattutto per costruire l'offerta formativa ai docenti è stato questo documento che si chiama Repère pour l'exercice du métier d'enseignant-chercheur, che vuol dire punti di riferimento per l'esercizio del mestiere dell'insegnante ricercatore, dei docenti. E dunque in questo documento, che è molto importante, sono definite veramente tutte le attività e le competenze necessarie per insegnare all'università. E noi ci siamo basati su questo documento anche per costruire l'offerta formativa che dicevo prima. Allora arriviamo al centro. Come funzionava questo centro? Allora sono molto entusiasta di fare un po' la storia del servizio dove ho lavorato fino a settembre scorso. C'erano tre direzioni di lavoro, 3 assi di lavoro. Il primo era legato al sviluppo professionale dei docenti, dunque formazioni, consigli, consulenza, accompagnamento nei progetti individuali che loro potevano avere. In quanto riguarda la formazione dei docenti, dunque c'erano 2 modalità. Questa formazione speciale dedicata ai nuovi professori associati, le 32 ore di formazione all'anno, e loro avevano una scarica nel servizio dell'insegnamento annuale di 32 ore, dunque 32 ore erano prese dal loro servizio annuale per fare la formazione, e poi c'era un'offerta annuale con circa 50-60 formazioni alla carta, se posso dire così, per tutta l'università. Dunque poco importa il status che loro avevano, potevano essere anche insegnanti a contratto, per esempio, avevano il diritto di venire, hanno il diritto di venire e di fare delle formazioni. La stessa cosa, la formazione riguarda anche i dottorandi, perché i dottorandi in Francia, tutti i dottorandi hanno l'obbligo di fare delle formazioni professionali. Da 2018 anche per loro ha cominciato, in questa parte di formazione professionali, è entrata anche questa dimensione di formazione alla didattica. Ma perché? Perché i dottorati in Francia dal primo anno, soprattutto loro che hanno un finanziamento, è molto difficile fare un dottorato senza un finanziamento, hanno anche loro l'obbligo di avere una carica di insegnamento all'università. Ci sono dei dipartimenti dove quasi la metà
del servizio di insegnamento è preso in carica dai dottorandi o altri o degli insegnanti a contratto. Dunque è importante. Secondo punto abbiamo creato un osservatorio delle pratiche didattiche. Allora dico didattiche, ma in Francia parliamo di pedagogia. Mi piace che in Italia voi parlate di didattiche perché è più esatto come termine, voglio dire. Allora, perché abbiamo messo questo osservatorio delle pratiche didattiche? Perché ne avevamo poco conoscenza di quello che si faceva realmente in una situazione di insegnamento. Allora, se la ricerca ha questa parte di esternalizzazione dei dati, eccetera, l'insegnamento si produce in uno spazio chiuso, e poi c'è anche il principio dell'autonomia didattica che è molto importante, ma al di là delle dichiarazioni di quello che fanno gli insegnanti, ne sappiamo veramente poco, come loro gestiscono la classe, come, non so, animano un corso, come lo rendono interattivo con gli studenti, eccetera, come valutano gli studenti. Dunque era importante di fare questo lavoro. Dunque per questa dimensione abbiamo realizzato dei studi, dei questionari che sono inviati a dei insegnanti, delle interviste, e poi in 2018 abbiamo cominciato per la prima volta, e mi sembra siamo stati, può darsi, dei pionieri in Francia in questo, un programma di osservazione di classe, osservazione di classroom observation, no? Osservazione di classe, osservazione di pratiche didattiche. Allora mi ricordo bene che quando avevo proposto questo alla vicepresidente in quell'epoca, si chiama Virginie Laval, adesso è la presidente dell'università di Poitiers, mi ha detto che non so se accetteranno, ma alla nostra sorpresa è un programma che funziona oggi, lo facciamo di maniera confidenziale e dopo l'accettazione, no, dei docenti, e siamo circa a 30-40 osservazioni all'anno, differenti. No? Terza azione di lavoro è la parte valorizzare le pratiche didattiche innovative. Allora, questa mattina era fantastico ascoltare tutto quello che si sta facendo in questo momento in Francia. Allora si parla tantissimo di innovazione didattica. Vi posso assicurare che in 2018 in Francia, se potevamo parlare di innovazione didattica, poteva creare delle polemiche, perché ci sono anche dei servizi che si occupano dell'innovazione in generale, c'è la questione delle patenti, delle invenzioni, eccetera, eccetera. E dunque, per non entrare nelle polemiche sterili, inutili, abbiamo scelto la parola iniziative didattiche, e mi sembra che è una bella formula. Dunque, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto per tutti questi docenti che hanno cominciato a sperimentare un po', gli abbiamo proposti di sostenere queste iniziative, non solo nell'organizzazione questo corso che aveva delle modalità nuove, ma anche, per esempio, andare un po' più verso anche della ricerca, un po' più, allora non dirò valutazione del corso, sono stati veramente dei lavori di ricerca. E dunque valorizzazione, perché poi abbiamo provato di fare una diffusione di questi risultati che avevano funzionato in tale dipartimento, e anche una disseminazione, veramente di andare proprio a trovare proprio i buoni interlocutori, e abbiamo continuato a pubblicare e comunicare nei vari convegni, conferenze che trattano della didattica universitaria in Francia. E finisco con questo. Sono andato troppo veloce, no? Sì. Allora, termino la mia parola con le tematiche che abbiamo proposto ai docenti dell'Università di Poitiers. Allora, c'era una dimensione che tratta della diversificazione delle pratiche didattiche, con dei metodi attivi, project-based learning, flipped classroom. Allora, tutte queste etichette in inglese sono tradotte in francese, dunque se vi dico classe inversée, può darsi non ha senso, ma flipped classroom.
come interagire con gli studenti, rendere i corsi un po' più interattivi. In Francia sono 2 formati tradizionali, è il corso magistrale, lezione frontale in Italia, e poi ci sono quelli che si chiamano travaux dirigés, le esercitazioni e seminari in Italia, e c'è dal punto di vista della carica degli insegnamenti c'è un equilibrio tra le 2, ma è vero che dovevamo rendere un po' più interattivi soprattutto la parte delle lezioni frontali, e ci sono state delle iniziative bellissime. Allora vado un po' più perché mi sembra che ho depassato i 15 minuti, ma ok. E finalmente utilizzare gli strumenti digitali. Allora quando abbiamo cominciato nel 2011 non è stato tutto in rosa, tutto semplice, ma è vero che lo dobbiamo dire che abbiamo avuto un po' un alleato un po' tragico, la pandemia, che ha fatto conoscere finalmente il servizio, perché anche se l'università era ferma, il governo aveva detto che si deve continuare, si deve assicurare la continuità pedagogica. Dunque il servizio è diventato centrale nel campus, eravamo quasi a 100 richieste al giorno, no? In un primo tempo per aiutare i docenti delle cose un po' semplici, a parametrare il Moodle, ma in un secondo tempo ha cominciato una riflessione su come vado a insegnare in maniera di qualità in linea, online. Quali sono gli obiettivi? Allora, gli obiettivi sviluppare una consapevolezza critica della propria autodidattica, autoriflessione, integrare i feedback degli studenti, cosa molto importante, e finalmente coltivare una pratica professionale basata sulla ricerca. Lo dico questo, l'ho aggiunto questo, l'ultima frase, perché nel mondo della formazione in generale, allora in Francia sempre, è un mondo un po' ricco di interlocutori, dunque possiamo trovare dei scientifici che fanno delle formazioni basate sulle prove scientifiche, ma poi troviamo anche gente che possono, non so, proporre delle teorie un po' più esoteriche. All'università almeno c'è stata una esigenza fortissima nel nostro centro di basare tutte le formazioni sulle evidenze della ricerca, e spesso abbiamo animato le nostre formazioni con dei ricercatori o dei docenti che erano specialisti della questione che la formazione trattava. Dunque è stato anche questo il lavoro di creare un legame con i laboratori di ricerca e con i docenti, e anche, se posso dire, con dei attori extra accademici. Ok, grazie per l'attenzione. Grazie mille Arber, è stato veramente un intervento ricco di spunti, e in particolare ho apprezzato moltissimo questo ultimo discorso del legame che c'è tra la ricerca e la didattica, che può essere anche questa una chiave di lettura assolutamente importante anche per riflettere sulle tematiche di cui stiamo parlando. Allora adesso abbiamo l'intervento di Barbara Bruschi, che ci parlerà appunto della sua esperienza anche all'interno del lavoro della CRUI, quindi siamo anche molto curiosi di sentire questi spunti importanti. Prego. Bene, grazie molte, così mi sento un po' presidente americano e non so se è un bene. Allora, dicevo, a nome anche di Anna ringrazio subito tutti i componenti del nostro gruppo, perché noi siamo portavoce, ma il lavoro è l'espressione davvero del lavoro di tutti. Allora, come vedete dal nostro titolo, si parla di una di quelle domande grosse che difficilmente trova una risposta, ma a cui ci siamo detti dobbiamo necessariamente trovare una risposta se vogliamo che tutti i temi che stiamo affrontando davvero poi diventino qualche cosa di concreto e qualcosa in cui non solo credono gli entusiasti e forse gli utopisti, ma in cui crede soprattutto chi
poi ci valuta e quant'altro. Quindi ci stiamo occupando di valutazione dell'impatto con l'idea non solo di partecipare alla stesura del position paper, ma soprattutto di arrivare di nuovo a qualcosa di molto concreto, e qualcosa di molto concreto può essere un set di linee guida, piuttosto che, chiamiamolo con un nome altisonante, un framework che permetta di fare che cosa? Non tanto di costringere tutte le università a fare allo stesso modo, quantomeno di avere delle linee di indirizzo in modo che tra nord, sud, centro, isole comprese ci sia una certa uniformità. E questo è il nostro obiettivo. Da dove siamo partiti? Siamo partiti dall'analisi della situazione internazionale, perché, come ben sapete e come ci ha appena illustrato in maniera eccellente il nostro collega, non siamo i primi a pensare a questa cosa. Esistono framework anche molto importanti come quello inglese, e dunque il punto di partenza era il livello internazionale, per poi arrivare a livello locale, a livello nazionale, di cui ci parlerà la collega Anna fra poco. Allora, partiamo dunque da questa esplorazione che abbiamo fatto, consapevoli di non essere esaustivi, nel senso che abbiamo già qui approcciato adesso, e per questo lo ringraziamo, il framework francese che qui non trovate e che fortunatamente ci è stato presentato almeno come presenza dal collega. Alcuni di questi framework sono europei, altri sono extraeuropei, questo non tanto perché abbiamo una passione per l'estero o per la mondialità, ma perché è importante cogliere approcci differenti. Ma soprattutto nel cogliere approcci differenti, l'aspetto che poi mano a mano che ne parliamo trovo stia emergendo è che con grandi differenze geografiche, organizzative e quant'altro, poi si scopre che alla fine ci sono degli elementi comuni che appunto in quanto tali mettono insieme tutte le università, e ci sono proprio dei topic che richiamano l'attenzione, quindi tra poco li vedremo. Allora, abbiamo preso in considerazione, come vi dicevo, il framework del Regno Unito, della Spagna, Australia, Paesi Bassi, Svezia e Malesia. Quindi, come vedete, la nostra geografia è davvero molto ampia. Ok, partiamo dal Regno Unito. Perché partiamo dal Regno Unito? Perché è forse il framework, come si è detto anche stamattina, più conosciuto, e anche quello che ha una complessità, oserei dire, di un certo tipo. È un sistema basato su 4 livelli di competenza, quindi Associate, Fellow, Senior, Principal, ed è un modello che per noi è molto interessante perché si basa su dei professional standard che riguardano i valori, le conoscenze e le azioni. Uno degli obiettivi che noi avevamo era proprio quello anche di andare a intercettare quali fossero gli elementi che compongono i framework e soprattutto le competenze, cioè su che cosa si valuta la competenza dei nostri docenti, e visto che poi si parla in conseguenza di faculty, su che cosa dobbiamo puntare. Si tratta di un modello di accreditamento che può essere sia individuale, quindi a carico del singolo soggetto che si iscrive e segue il percorso, sia a livello istituzionale. Stiamo parlando della versione 2023 perché in realtà ha avuto un periodo evolutivo, e questo è un altro degli aspetti importanti quando si parla di framework. Nulla è per sempre, perché come si diceva poc'anzi, la popolazione studentesca cambia, i contesti cambiano, non possiamo pensare di avere un framework che resti inalterato per tutta la vita. Nella versione del 2023 su che cosa ci si focalizza? Sull'efficacia, e quindi direi che siamo perfettamente in linea con ciò che si è detto prima, perché efficacia e impatto, quindi non semplicemente l'idea di fornire delle competenze, di formare il docente, ma di farlo avendo in mente che deve esserci un certo tipo di efficacia didattica, ma soprattutto di impatto sulla qualità, di impatto sugli apprendimenti.
E l'altro aspetto è l'inclusione. Ecco, questo è un tema che a me piace sempre sottolineare perché è un po' un tema trasversale che nelle ultime versioni dei framework troviamo e ritroviamo, proprio perché quando si dice cambia la popolazione, cambiano le esigenze, quindi l'idea che un docente ben formato sia anche quello che poi è capace non solo di insegnare a un certo tipo di popolazione, ma di essere capace di personalizzare e rendere flessibile il proprio approccio. L'altro aspetto interessante è ovviamente il Professional Standard Framework che fornisce i principi, gli elementi di questo framework che, come vedete, riguarda valori, conoscenze e azioni. Il tema dei valori non è solo di questo framework, ritorna, lo troveremo per esempio anche in quello spagnolo, ma anche in quello svedese, e anche rispetto a questo penso che un momento di riflessione si debba fare in un momento come quello che stiamo vivendo, dove l'università pubblica italiana è messa molto in discussione, cioè ragionare su qual è la mission dell'università e dunque quali sono i valori dei docenti che lavorano all'interno di un'università pubblica, pensiamo che sia un tema di tutto rilievo. E dunque, andando sul tema dell'impatto, che non è un impatto solo individuale ed istituzionale, ma come si vedeva prima è un impatto anche sociale, incontriamo la Spagna. Non vi nego che io sono molto affezionata a questo modello spagnolo, ma per dei motivi collaterali, diciamo. Innanzitutto è il modello, ma giustamente, è un modello europeista. Nelle prime righe della presentazione del framework si parla proprio di Europa, di una strategia europea. E questo quindi già è incoraggiante, perché se lavoriamo in questa direzione, in quanto Paese, ci collochiamo all'interno di un flusso che è già segnato. L'altro aspetto importante è che la Spagna punta moltissimo su questa dimensione sociale. Prima la collega diceva all'inizio proprio di questa mattinata, si è detta una cosa importante, cioè dimostrare che serviamo, dimostrare che abbiamo un impatto che non è un impatto solo sugli apprendimenti, sulle competenze acquisite dai discenti, ma è un impatto sulla società, perché prima si citavano gli stakeholder, per esempio. Noi abbiamo un impatto sulla formazione e dunque sulla capacità, per esempio, di sviluppo e di crescita delle aziende che poi assumono i nostri studenti, i nostri laureati. Allora, vediamo nel dettaglio la Spagna. Innanzitutto, formazione basata sui bisogni emersi dalla valutazione, quindi grande attenzione. E qua richiamo quello che diceva Ida Verna prima, l'ascolto, no? Cioè non partire dal vuoto, ma partire dai bisogni che emergono, che sono verificati, e dunque si parte da lì. L'altro aspetto interessante, visto anche il tipo di approccio che stiamo adottando oggi qui, è un approccio centrato sullo studente. È interessante, docente al centro, che passa però anche su uno studente che è al centro, ed è al centro perché? Perché in qualche modo è il primo beneficiario dell'innovazione metodologica. Anche qua mi piace fare due riferimenti alla questione terminologica, non innovazione didattica, non innovazione pedagogica, ma metodologica, parlare di metodo. È un modello personalizzato per Ateneo, anche questo secondo me richiama un po' lo spirito che noi stiamo seguendo, no? Quello di dire cerchiamo di avere delle linee di indirizzo, ma poi ciascuno le declina anche sulle proprie caratteristiche. In Italia abbiamo atenei, mega atenei, e abbiamo i piccoli atenei. Impensabile che esista un unico modello, un unico framework che deve essere vissuto da tutti nello stesso modo. La formazione docente è obbligatoria per almeno il 30%. E quali sono gli obiettivi? Non diciamo per certi versi nulla di troppo nuovo: qualità, professionalizzazione, integrazione nei sistemi universitari.
Ovviamente si fa riferimento alla NECA, quindi al Sistema Nazionale del 2007, che è stato aggiornato nel 2021. È importante fare questi riferimenti perché comunque i sistemi di accreditamento, i sistemi di qualità sono sempre richiamati. L'altro aspetto interessante che testimonia davvero questa profonda questo profondo impegno sociale che accompagna il framework è quello di avere dei report pubblici annuali, cioè essere trasparenti con dati, con informazioni che davvero testimonino l'efficacia, la qualità, l'impegno. Quindi non è solo qualche cosa che viene detto ma che poi non si fa. Passiamo all'Australia, allora un po' più distante da noi. Abbiamo il riferimento all'Higher Education Standard Framework. Qui si parla di richieste di competenza decisamente più stringenti, nel senso che per insegnare i docenti devono dimostrare di avere una qualifica superiore rispetto al corso in cui sono o un'esperienza equivalente, cioè non si può arrivare all'insegnamento senza dimostrare di essere in grado e di essere non solo in grado, ma in grado più 1. Dell'Australia, del framework australiano, che poi come vedete per altri aspetti è abbastanza analogo agli altri, una cosa interessante, leadership. La leadership accademica valorizzata per il successo istituzionale. Allora, in molte delle nostre riunioni si è parlato della questione della leadership, cioè non formare solo i docenti all'insegnamento, ma formare anche la leadership. Perché? Beh, se vogliamo cambiare, se vogliamo valorizzare, se vogliamo che ci sia un'azione politica concreta all'interno degli atenei, anche la leadership deve essere formata, cioè la leadership non deve arrivare lì semplicemente, diciamo, tra virgolette, per scelta anche democratica, ma senza una competenza specifica. Tra l'altro, molti dei framework, qui stiamo andando rapidamente per questioni di tempo, ma è interessante vedere che molti sono i framework che contemplano anche una dimensione amministrativa, cioè dire la figura, la postura del docente non si esaurisce solo nello stare in aula e nello starci bene, ma è anche una postura amministrativa, non burocratica, amministrativa, cioè di gestione, quindi quasi come a dire una sorta di leadership distribuita, che non è mai male. Su che cosa si fa attenzione? Aggiornamento, competenze valutative. La valutazione è il filo conduttore, è un po' un filo rosso in tutti questi framework, e il supporto agli studenti. Qua non si parla di centralità dello studente, ma c'è un approccio forse più simile a quello che abbiamo visto prima della Gran Bretagna, cioè di inclusione, di avere ben presente che noi dobbiamo essere davvero dei supporter degli studenti per riuscire a accompagnare tutti all'obiettivo finale. E la normativa rispetto a questo framework è aggiornata al 2021. Poi abbiamo altre 3 situazioni, i Paesi Bassi, la Svezia e la Malesia. Con i Paesi Bassi abbiamo lo University Teaching Qualification, è una certificazione gestita dagli atenei e basata sul portfolio. Questo è un aspetto non innovativo in assoluto, però se volete non l'abbiamo mai citato, cioè lo vedremo sia nei Paesi Bassi sia, se non ricordo male, nella Malesia, e l'idea di portfolio è un'idea interessante che spesso ritorna nei nostri convegni, nelle nostre discussioni, perché è proprio l'idea di qualche cosa che accompagna il processo di crescita del docente. Stamattina abbiamo proprio detto è un processo questo, non è un momento, non è spot, one shot e poi abbiamo concluso, e questo è interessante. Questa qualificazione è rilevante per la carriera e le assunzioni, il grande tema appunto della valorizzazione. Andiamo alla Svezia, che ha le raccomandazioni dell'Associazione delle Università, mi pare di comprendere che sia molto vicino alla nostra CRUI,
E su che cosa si fa il focus? Sulla progettazione, sulla riflessione e sulla normativa. Richiamo la vostra attenzione sulle ultime due questioni. Riflessione. Questo è un altro dei temi che, andando a leggere nel dettaglio questi framework, si trova, cioè il docente riflessivo. Lo abbiamo visto anche prima quando si parlava del framework per la valutazione, autovalutazione e quindi un modo di porsi molto riflessivo, proprio quello alla Schön del professionista autoriflessivo. E poi di nuovo il tema della normativa, che non viene vissuto come qualcosa che tu devi sapere perché, ma perché lo interpreti. Ecco la Svezia che parla di nuovo di portfolio e progetto didattico come strumenti di valutazione. Sono stata imprecisa, anche il modello della Gran Bretagna chiede un portfolio di accompagnamento poi per la valutazione, quindi diciamo è abbastanza trasversale. In Malesia abbiamo l'Education Blueprint, che è la strategia nazionale per lo sviluppo professionale, udite udite, continuo. Di nuovo si insiste sulla processualità e sul fatto che non è rivolto a categorie particolari, i neoassunti o i dottorati, ma continuativamente. Quali sono gli ambiti? L'innovazione didattica, ed ecco che troviamo di nuovo la leadership, l'insegnamento e la ricerca. Vedete come ci stiamo avvicinando anche a quello che il collega ci riportava dei nostri cugini francesi, quest'idea che appunto la ricerca, e come ci dirà meglio dopo la collega Serbati, non è qualche cosa di distante, ma c'è una continuità. E in Malesia l'accreditamento è supportato dagli atenei e dai ministeri. Con questo ho chiuso, grazie e passo, penso, la parola. Grazie mille, interessante anche e soprattutto il fatto che insomma ormai in tutto il mondo si sta sviluppando l'idea che bisogna accreditarsi e qualificarsi per poter essere degli insegnanti anche in aula. Grazie, e allora passiamo subito all'intervento successivo che ci darà una prospettiva magari un pochino più nazionale. Allora, grazie anche da parte mia di questo invito, grazie in particolare a Marina che è parte componente attiva del gruppo CRUI su cui lavoriamo assieme. Chiuderò la mia presentazione dicendovi qualcosa di più in linea a quello che diceva Luisa questa mattina sul gruppo CRUI, però continua in imbuto il lavoro che ha iniziato Barbara, quindi siamo partiti da un'analisi internazionale. Ora approdiamo in Italia. Cosa sta succedendo? Lo sappiamo, ne parliamo molto spesso. Faccio una piccola sintesi dando alcuni spunti. È già stato citato il tema che abbiamo avuto un piccolo aiuto, diciamo, sul tema della valorizzazione e del riconoscimento, quando nel sistema VA3, lo citava il Presidente Euricchio e più di qualcuno ha fatto riferimento, c'è stata una crescente attenzione, c'era anche in AVA 1 e in AVA 2, ma insomma c'è stata un'attenzione maggiore al tema della valorizzazione della professionalità docente, no? Quindi c'è un elemento di riconoscimento, ovviamente non paragonabile a quello di alcuni dei framework che abbiamo visto, non ancora, però c'è un'attenzione, direi senza precedenti, rispetto al sistema di valutazione universitario italiano, sulla qualità dell'attività didattica, in particolare, sentivo era già citato, il requisito sulla formazione e l'aggiornamento professionale del personale docente. Quindi in effetti nei sistemi di accreditamento delle università italiane si parla per la prima volta di riconoscimento delle ore di formazione e aggiornamento professionale che noi come docenti facciamo. Un secondo passaggio che ha fatto ANVUR è stato quello di istituire un gruppo di lavoro, parliamo di un paio d'anni fa, che ha lavorato sul tema della valorizzazione, e qui mi allineo, anche se non ci eravamo messi d'accordo, a quello che diceva Ettore prima. Ettore parlava di un livello personale, di un secondo livello sociale, di un terzo livello istituzionale. Ecco, allora il documento ANVUR fa proprio un ragionamento di questo tipo. Dice: il punto di partenza è il docente,
o la docente che si mette in discussione, si mette in gioco, sceglie di voler migliorare, di dedicare del tempo. Tutti noi siamo qui perché ci crediamo e perché scegliamo di creare spazio nelle nostre fitte agende per il nostro sviluppo professionale. E quindi c'è una dimensione che richiamava Barbara di tipo autovalutativo. Quindi il primo tema che le linee guida propongono è questo, cioè noi ci autovalutiamo e riflettiamo sui nostri processi di crescita, ma siamo in primis i primi attori di questa riflessione, e lo facciamo con i nostri studenti, no? Il tema della centralità dello studente e della centralità del docente, no? La nostra riflessione come docenti passa necessariamente attraverso la relazione che abbiamo con studentesse e studenti. Un secondo livello che propongono le linee guida è quello di Ateneo. Quindi lo sforzo che tutti i nostri atenei stanno facendo e che nel tavolo CRUI stiamo mettendo a fattor comune è quello di riconoscere questo sforzo. Quindi c'è questo sforzo, ma prima nell'immagine dei nostri 3 cappelli, no? Ci sono altri 2 cappelli molto, molto importanti, e quindi cosa possono fare? In conclusione dirò alcune delle prospettive che stanno emergendo dalla raccolta delle pratiche a livello nazionale che stiamo facendo. Quindi un sistema di valorizzazione che è responsabilità dell'Ateneo, mentre creando dei sistemi di autovalutazione tipo portfolio, tipo reflective account of practice, questo tipo di pratiche. Un terzo livello deve essere necessariamente un sistema nazionale. Adesso noi non credo siamo vicini alla prospettiva francese di un'obbligatorietà nazionale, ma è necessario che il sistema AVA, il sistema ANVUR riconosca lo sforzo fatto dagli atenei, quindi il terzo livello, no, di riconoscimento, e questo appunto è quello che propongono le linee guida facendo questa riflessione, cioè quindi un sistema che nasce dall'autovalutazione, passa attraverso logiche non standardizzate. Si diceva prima, non possiamo pensare di standardizzare questi processi, ma possiamo creare delle pratiche messe a fattor comune che però poi arrivino e entrino nei processi nazionali di accreditamento periodico. Ecco l'altro tema che è venuto, veramente sembra che ci siamo messi d'accordo, ma non era così, o quantomeno non nel dettaglio, il tema della dicotomia ricerca didattica, che nel nostro gruppo CRUI è venuto fuori più volte. È chiaro che ci sono questi 2 aspetti, così come c'è la terza missione, ma non possono essere disgiunti, e mi ricollego agli interventi che mi hanno preceduto facendo riferimento a 2 direzioni: l'uso della ricerca nella didattica, cioè ad un approccio scientifico, ad un approccio inquiry based nella nostra ricerca. E questo è il tema che dicevamo prima, che quindi non è la ricerca pedagogica o didattica di cui ci occupiamo noi, ma è proprio un atteggiamento scientifico alla raccolta di evidenze e di impatti della nostra innovazione. Quindi noi facciamo innovazione, ma non è fine a se stessa. Noi abbiamo come obiettivo promuovere il benessere, l'apprendimento degli studenti. Quindi abbiamo bisogno di leggere, conoscere, riflettere su queste ricadute. E il secondo livello è la didattica che viene informata dalla ricerca, quindi evidentemente la nostra ricerca ci rende dei professionisti anche in aula più solidi, con i riferimenti più vicini alla ricerca e alla letteratura, a cui vogliamo avvicinare anche le nostre studentesse e i nostri studenti. Quindi questo è un altro grosso tema che stiamo dibattendo e su cui stiamo cercando appunto di puntare l'attenzione nel gruppo di lavoro. Alcune prime riflessioni, perché questa domanda su come facciamo a valorizzare le competenze didattiche dei docenti è una domanda da veramente $1 milione e non ha una risposta unica né immediata, ma apposta c'è questo gruppo di lavoro che insieme, siamo tanti atenei rappresentati, ne stiamo dibattendo, quindi è un movimento nazionale. Cosa abbiamo raccolto fino adesso? Allora,
Sicuramente c'è un livello che era il livello istituzionale di cui parlava Ettore prima, quindi documenti formali, delibere dei senati accademici, azioni dei piani strategici, di atenei, dei dipartimenti, quindi atti formali in cui le attività di formazione alla docenza, le attività di innovazione didattica, sentivamo prima gli esempi di Padova e tutti i nostri atenei si stanno impegnando in questa direzione, sono dei contenitori dei framework istituzionali importanti. Altre pratiche che abbiamo trovato sono incentivi di natura economica attraverso fondi che diventano fondi per la ricerca o fondi per la didattica, soprattutto per la didattica mi verrebbe da dire, sia sull'innovazione didattica, ma sono dei piccoli incentivi ovviamente che vanno proprio nella direzione di una sostegno economico all'azione. Molti parlavano anche per esempio dei bandi di innovazione didattica, la maggior parte dei nostri atenei dà per esempio un po' di finanziamenti ai docenti che innovano, per esempio per un tutor, per un esercitatore, per i materiali didattici, quindi sono azioni di sostegno, ecco, diciamo così, all'innovazione. Un modello esistente è quello della compensazione delle ore didattiche, che sentivo, citava prima anche il collega, quindi uno sgravio dell'azione didattica per attività di formazione alla didattica molto impegnative, no? Quindi, come dire, non aggiungi tutte quelle ore di cui si parlava prima, ma ti aiuto, ti sostengo, magari compensando alcune delle tue ore. Anche questo è un investimento economico, se pensate, perché le ore non insegnate devono essere ovviamente insegnate da qualcun altro. Un altro elemento che sta emergendo è la considerazione della didattica per gli avanzamenti di carriera, per esempio l'utilizzo di modelli come Teaching Portfolio, per esempio per i passaggi RTDB o RTT associato, oppure anche solo per la appunto le progressioni da uno stadio all'altro. Evidentemente gli impatti di ricerca scientifica rimangono molto importanti, però la didattica nei concorsi sta piano piano facendosi un po' spazio, poi insomma dipende dagli atenei, dipende da come operano le commissioni, però questo è un altro tipo di processo che stiamo vedendo apparire. E poi il tema che dicevamo dei riconoscimenti formali dei ruoli, no? Quindi ci sono deleghe di ateneo, deleghe di dipartimenti all'innovazione didattica che si aggiungono alle deleghe alla didattica, direttori e direttrici come me dei Teaching Learning Center, quindi figure nuove, diciamo così, che hanno la responsabilità di provare a portare avanti dei processi combinando le due direzioni, quindi i processi bottom up che stanno emergendo e tutto l'entusiasmo delle persone che si lanciano, ma anche dei processi di inquadramento, definiamoli, istituzionali. Quindi questi sono alcuni primi elementi su cui stiamo operando come tavolo CRUI, raccogliendo i fattori facilitanti e ostacolanti. Ce ne sono tanti di ostacolanti, ce n'è anche qualcuno di facilitante, per un recepimento delle linee guida e di questi processi di cui stiamo parlando, no? Il fatto che molti atenei stiano formalizzando o abbiano formalizzato i Teaching Learning Center è un segno che si va nella direzione di una costruzione di processi e contesti dove questo sia possibile. E chiudo con il nostro gruppo. Qui vedete appunto i componenti del gruppo di lavoro. Sulla sinistra trovate la relazione dei 4 tavoli che ha presentato Luisa stamattina, no? Quindi noi lavoriamo su questi 4 temi perché sono sostanzialmente anime dello stesso processo, no? E quindi lavorare sulle competenze didattiche del docente universitario non solo permette di valorizzare le competenze didattiche, ma ci permette anche di avere una linea comune a livello italiano, no? Quindi per orientare anche i processi dei Teaching Learning Center, a cui poi arriviamo grazie ai framework, grazie a questi orientamenti, anche a suggerimenti per il riconoscimento e la valorizzazione. Quindi che obiettivi ci diamo con questo gruppo di lavoro che ormai sta operando da alcuni mesi? Riconoscere e premiare un insegnamento di qualità, evidentemente, e l'impegno
che ciascuno di noi mette nella crescita professionale quando si parla di didattica, costruire un ecosistema favorevole alla crescita di tutta la comunità universitaria, ecosistema, quindi non tutti fanno la stessa cosa, però cerchiamo davvero di allinearci perché siamo componenti e parti e componenti di un intero sistema nazionale, pur nelle singole autonomie. E assumere quella che con Barbara abbiamo chiamato, e con il resto dei componenti del gruppo, una scelta politica e culturale per le nostre università. Quindi diventa non solo qualcosa che ci appassiona e ci interessa, ma diventa una responsabilità importante che noi abbiamo, una direzione importante che noi abbiamo da intraprendere. Come lo facciamo? Lo abbiamo fatto, Luisa stamattina diceva, alla fine il fatto di non avere un finanziamento ci ha dato un po' di spazio per lo scambio. Questo movimento davvero è partito, alla fine siamo tutti ricercatori e ricercatrici, dallo studio. Abbiamo iniziato studiando quello che succede nel mondo, cercando di capire i processi, cercando di capire anche gli errori che hanno fatto magari altri paesi e cercando di capire come questi sistemi che stiamo studiando possano essere poi declinati in una dimensione italiana dello sviluppo della professionalità docente e della valorizzazione della professionalità docente. Io avrei terminato, grazie davvero per l'attenzione. Ecco, grazie molte, questo intervento ci fa anche capire che siamo nel mezzo di un processo, e quindi questo è un aspetto molto importante e credo che sia anche un'occasione, perché è giusto parlare anche dei risultati che state ottenendo e che otterrete, e che ne possiamo parlare anche a livello dei singoli docenti, perché a volte, molto spesso, non si sa neanche che cosa sta succedendo, cosa bolle in pentola, mentre potrebbe essere una cosa anche, uno stimolo, insomma, anche in più, insomma, per quelli che lavorano negli atenei italiani. Bene, passiamo al last but not least, all'ultimo intervento di Andrea Gerosa dell'Università di Padova, della Scuola di Ingegneria, che ci porterà la sua prospettiva. Bene, grazie, buongiorno a tutte e tutti. Last but not least, ma quello che ci divide dal pranzo, per cui faccio partire il cronometro perché... Allora, innanzitutto ringrazio Marina per avermi invitato a intervenire a questo evento, a questa tavola rotonda. Devo dire, ero un po' perplesso all'inizio, perché chiaramente sono in mezzo a tante colleghe e colleghi molto più esperti e titolati di me a parlare di innovazione didattica. Però è anche vero che in questo momento ho l'onore di rappresentare una delle 8 scuole del nostro Ateneo che tanto ha investito in queste azioni. Adesso non abbiamo tanto tempo, ma insomma forse si potrebbe anche ricordare che tutto sommato il seme del Teach for Learning viene proprio dalla scuola di ingegneria, e quindi insomma è una scuola che ha investito, è una scuola che ha come dire, valorizzato poi i bandi che l'Ateneo da lì a qualche anno ha deciso di istituire. L'Ateneo per 6 anni ha investito €1 milione su queste tematiche. Scusate. La scuola di ingegneria ha sempre applicato a questi bandi come scuola. Altre scuole l'hanno fatto qualche anno sì, qualche anno no, ma in prevalenza tutti i progetti sono stati presentati dai dipartimenti. La scuola di ingegneria l'ha fatto unitariamente. Mi sono andato ieri sera a ripescare un po' di dati, devo dire che siamo arrivati a più di €950.000 ricevuti dall'Ateneo e investiti, quindi insomma una cifra assolutamente significativa che ha permesso di mettere in campo delle progettualità, io direi a 360 gradi. Abbiamo sperimentato dalla formazione, diciamo, aggiuntiva rispetto a quella di Ateneo dei nostri docenti, ai tutorati disciplinari, ai tutorati trasversali, alle attività laboratoriali, alle visite aziendali, insomma, e mi sto sicuramente dimenticando molte cose, ma insomma, abbiamo colto questa come dire, dimensione dell'innovazione della didattica a 360 gradi. Bene, adesso dopo tutta questa sperimentazione e insieme anche allo sviluppo che intanto si è avuto in Ateneo di questa progettualità, è giusto anche chiedersi come rendere tutto ciò più sistematico, più pervasivo nei corsi di studio, nei vari insegnamenti. E quindi io cerco di dire quello che un quasi neopresidente di scuola, io sono presidente dallo scorso ottobre, potrebbe cercare di fare. Allora, innanzitutto
Cito brevemente una riflessione, ma non vado nel dettaglio perché mi pare di aver capito che sarà in realtà l'argomento della sessione pomeridiana, la questione di come dire, un approfondimento più disciplinare della didattica innovativa o legata alle singole discipline. Io personalmente, anch'io ho fatto un corso del Teach for Learning, devo dire, ho sempre apprezzato il fatto di confrontarmi sulle tematiche della didattica insieme a colleghe e colleghi di altre discipline. Io credo che questa sia una grandissima ricchezza del Teach for Learning. Però devo anche dire che, nonostante ingegneria abbia sperimentato molto, non nascondiamoci che la resistenza al cambiamento è ancora molto forte e molto presente nei nostri corsi di studio. E ogni tanto la scusa più cavalcata da chi ha qualche dubbio è quella sempre di dire ma per le nostre materie queste cose non vanno bene, ma sono robe da pedagogisti. Ecco, allora forse giocare un po' d'astuzia, di strategia e cominciare a dire ok, però allora vediamo proprio nel caso specifico delle materie di interesse di ingegneria cosa effettivamente è applicabile e cosa no. Quindi questa potrebbe essere un'idea da in qualche modo coltivare all'interno della nostra scuola con i change agent. Qui insomma giochiamo facile, ne abbiamo tanti di insomma molto, molto attivi. Quindi su questo non vado diciamo in ulteriore dettaglio. Un'altra cosa invece su cui stavo riflettendo, e devo dire un po' le cose che sto per dire sono già un po' emerse, quindi da un certo punto di vista mi sento in buona compagnia, dall'altro adesso ho un po' il timore di annoiarvi, dire cose già dette, quindi scusatemi se sarà così. Però chiaramente come un presidente di scuola è insomma, pesantemente coinvolto in tutti i processi di assicurazione di qualità della didattica, quindi abbiamo dei processi molto consolidati, abbiamo degli organismi ormai ben strutturati, insomma ci sono voluti un po' di anni, ma insomma abbiamo gli organi a tutti i vari livelli. E io devo dire che vedo spesso i corsi di studio messi in esame rispetto ai parametri, agli indici dell'ANVUR, e vabbè è giusto che sia così, l'ANVUR è l'agenzia che poi ci valuta, quindi va benissimo, ma quelli, come insomma chi di voi si è dilettato con questi processi sa bene, sono tutti parametri che insomma misurano in modo molto indiretto, per essere ottimisti, la qualità della didattica, misurano la regolarità delle carriere, il numero di studenti, insomma sì, è vero, forse una didattica di alta qualità ci può aiutare a avere delle carriere più regolari, può essere, però insomma proprio volendo essere ottimisti, insomma misurano un po' altro, sono anche delle impostazioni molto di politica universitaria. Poi nei nostri processi di qualità della didattica cerchiamo di mettere al centro studenti e studentesse, come dovrebbe essere, come è stato detto più volte, e quindi ogni presidente di corso di studio lo sa, c'è sempre l'incubo che se degli insegnamenti hanno ricevuto valutazione insufficiente, ecco, insomma, si viene messi un po' additati, attenzione, più del 10% di attività sotto il 6, non va bene, cosa stai facendo? Benissimo, tutto bene, io non sto contestando nulla. Però in tutto questo, quanta innovazione didattica quel CDS ha messo in atto? Dov'è? Non c'è. E io adesso tra l'altro non sapevo di tutto questo lavoro che è stato fatto in questi ultimi anni sulla misurazione dell'impatto, molto bello, molto positivo, quindi abbiamo in realtà molta più probabilmente conoscenza e dati di dove stanno andando i corsi di studio dell'Ateneo. Però al momento tutto questo non mi pare molto integrato nei processi formali, ma che poi dovrebbero essere sostanziali, di valutazione della qualità della didattica. Devo dire, il nostro Ateneo è stato anche coraggioso, raccoglie, quindi in forma autodichiarata dai docenti, per carità, ma in sede di syllabus raccoglie le varie attività insomma, che possono essere etichettate come didattica innovativa dai vari docenti, e lo abbiamo nel piano strategico di Ateneo, abbiamo un indicatore del piano strategico di Ateneo che misura la percentuale di attività innovative sulla totalità della didattica, quindi a livello centrale di Ateneo questo c'è, però poi insomma a livello secondo me di dettaglio non troppo. Adesso devo capire come calibrare quello che sto per... Quanti presidenti di corso di studi abbiamo oggi qua? Un paio, 2, 3? Ok. Allora, questo si lega un po'... Allora, io voglio calibrare perché adesso è una cosa che un po'
mi è venuta in mente ascoltando, insomma, no? Io penso forse una politica che la scuola di ingegneria potrebbe in qualche modo incentivare è quella di, attraverso la propria commissione paritetica, cominciare a stimolare un dibattito con i corsi di studio anche su questi aspetti. Ovviamente i presidenti di corsi di studio mi odieranno perché dicono no, altri 2 parametri da monitorare anche no, però forse potrebbe, diciamo, essere un passo politico, perché qui adesso il mio ruolo è quello di capire come con la politica possiamo rendere più sistemico questo. Però insomma, vi ho un po' ingannato, volevo capire quanti presidenti ci sono, anche perché secondo me, almeno in questo Ateneo, ma perché siamo grandi, complessi, abbiamo un grossissimo problema che spesso non comunichiamo, cioè abbiamo delle attività che vanno avanti a compartimenti stagni, quindi qui c'è una grossissima attività sulla didattica innovativa, sappiamo che l'Università di Padova insomma, si pone anche in posizione di leadership a livello nazionale, benissimo, ma quanto davvero i nostri presidenti di corso di studi sanno cosa si fa? Io, che prima di essere presidente ero delegato della rettrice per l'orientamento e il tutorato, sull'orientamento e il tutorato io questo lo posso dire senza tema di essere smentito, cioè purtroppo i corsi di studio poca contezza hanno di tutte le politiche, delle azioni di innovazione che si fanno nel tutorato, nell'orientamento e anche probabilmente nella didattica. Quindi forse, io non sono amante, diciamo, delle procedure burocratiche, eccetera, però forse stimolare i corsi di studio nel senso di attenzione che la qualità del vostro corso di studio comincia a dipendere anche da questo, magari può rendere i presidenti di corso di studio un po' più sensibili, un po' più consapevoli di quello che viene fatto. Poi ci sarebbe, adesso voglio tenermi gli ultimi minuti per dire un'altra cosa, ci sarebbe tutta la questione anche del riconoscimento ai fini della progressione di carriera, eccetera, ma questo è stato citato più volte, sicuramente va ben oltre l'ambito di intervento possibile di un presidente di scuola. Su questo devo dire, per ora, lasciatemelo dire, insomma, la missione della didattica sembra un po' il fanalino delle 3, ecco, perché per anni i concorsi valutavano solo la ricerca, siamo arrivati adesso al regolamento sui concorsi Università di Padova a prevedere un tot di punti per l'attività di terza missione e la didattica è rimasta fuori ancora una volta. Io questo l'avevo anche già fatto notare, però è così. Quindi è chiaro, ieri parlavo con alcuni colleghi che mi aiutano nella commissione orientamento di scuola, che mi hanno detto, guarda che a noi, colleghi in dipartimento, ci hanno detto chiaramente, noi di orientamento non vogliamo farne più, facciamo terza missione, perché quello poi ci viene valutato quando faremo i concorsi di prima fascia. E questa è una politica però, diciamo, di alto livello, importante. Concludo parlando di studenti e studentesse che, come abbiamo detto più volte, sono al centro di questo processo e mi fa piacere, lo vedo ancora seduto là dietro, che oggi abbia fatto un intervento anche il rappresentante degli studenti. Allora, per tanto tempo, con le attività di orientamento in ingresso e tutorato, stiamo cercando di accompagnare studenti e studentesse in questa, voi psicopedagogisti chiamate la transizione educativa dalla scuola di secondo grado all'università, che è sicuramente un impatto forte. Però forse ci stiamo dimenticando che li dobbiamo accompagnare anche in questo cambio di paradigma educativo che la didattica innovativa o l'active learning sta portando, perché implementare queste metodologie didattiche spesso appunto vuol dire implementare active learning, vuol dire avere degli studenti più proattivi che devono probabilmente lavorare di più durante il periodo di erogazione dei corsi rispetto al classico schema della didattica erogativa in cui loro passivamente prendono appunti e poi fanno la studiata non diciamo quanti giorni, ma insomma prima dell'esame. Qui il paradigma cambia. Allora, delle volte gli studenti e le studentesse inizialmente si entusiasmano a questi corsi perché sono anche magari più interessanti, più stimolanti. Quando poi però scoprono che si devono mettere in gioco, scoprono la frustrazione di fare i progetti in classe e non riuscire, scoprono di doverci impegnare del tempo, questo ha un effetto boomerang, quindi magari cominciano a fare resistenza, magari cominciano poi nella valutazione finale del corso a darti insufficiente sul carico didattico rispetto ai CFU e poi il presidente di corso di studi ti valuta su quello, non sulla didattica innovativa che hai fatto. Allora bisogna fare un patto
con gli studenti, un patto d'aula, capirci bene che questa metodologia didattica dovrebbe far acquisire loro in maniera più efficace le competenze, che dovrebbe essere lo scopo finale, non prendere un bel voto all'esame, ma questo è un altro scoglio veramente duro, ma lo capisco, siamo stati tutti studenti. Però dovremmo far capire loro che in cambio di questo sforzo, di questa disponibilità, c'è innanzitutto un acquisire meglio delle competenze, poi dobbiamo essere sicuri che questo sia così, dobbiamo essere onesti, ma spesso queste metodologie didattiche hanno anche della valutazione in itinere, come ci avete spesso insegnato, quindi magari quello sforzo vuole anche dire che poi l'esame finale è molto più leggero di come era una volta. E questo ci porta proprio nel mio dipartimento, è un change agent, in realtà un collega che lo dice spesso, ma io cerco di dargli spazio e faccio mia questa sua istanza. Forse dovremmo anche ripensare alla suddivisione tra tempo dedicato alle lezioni e tempo dedicato alla sessione d'esame, perché se la didattica è vecchio stile e quindi lo sforzo è solo rimettersi insieme gli appunti e poi ti serve un mese per prepararti l'esame finale, ha senso. Se invece tu devi lavorare di più lungo il semestre e sei anche già valutato e alla fine fai un esame che è quasi un pro forma e magari è per tutti alla fine del corso come sarebbe bello che fosse, allora siamo sicuri che serve la sessione così lunga, che servono, mi perdonerà lo studente, i 5-6 appelli. Certo che servono i 5-6 appelli se io mi devo organizzare e fare 3, 4, 5 esami in una sessione, per ognuno di questi devo studiare un botto. Io la capisco questa istanza, anche se insomma ci sarebbe molto da discutere anche su questo, ma non è questa la sede. Però davvero, cioè, una soluzione diciamo a monte, se noi rendiamo l'esame finale una formalità, forse eccessivo, un ultimo atto valutativo di un lungo processo, forse diventa qualcosa di molto meno problematico. Però allora dobbiamo dare tempo loro, perché chiaramente se tutti gli insegnamenti, come noi auspichiamo, mettessero in atto questa tipologia di didattica, poi i poveri studenti si trovano 3-4 attività altamente diciamo, coinvolgenti in parallelo, e forse avere 12 settimane in tutto per fare l'insegnamento potrebbero essere un po' troppe. Grazie per l'attenzione, mi fermo qua. Grazie per questo intervento che è una sorta poi di reality check, cioè a un certo momento dobbiamo sempre fare i conti con quello che poi anche a livello basilare insomma, del quotidiano insomma, noi dobbiamo poi implementare. Allora, miracolosamente siamo un minuto in anticipo, quindi ringrazio a tutti coloro che sono intervenuti, abbiamo rispettato i tempi in un modo spettacolare, quindi abbiamo un quarto d'ora di tempo anche per una discussione, quindi un possibile intervento da parte vostra o insomma altre ulteriori considerazioni e eventualmente domande per le nostre relatrici e i nostri relatori. E quindi invito già chi vuole fare qualche intervento, c'è il nostro, eccola. Io sono Barbara Cardazzo, UniPD, sono un change agent da 5 anni, mi pare più o meno, quindi insomma in questi anni ho cercato, per quanto mi era possibile, di diffondere insomma la cultura della didattica innovativa, perché come quando l'ho incontrata io mi sono appassionata e mi ha cambiato completamente la mia vita nella didattica, mi auspico che ai miei colleghi possa fare lo stesso. E devo dire, riprendo perché quello che ha detto il professor Gerosa, il problema del tempo, e devo dire la verità, veramente tanti colleghi che anni fa erano assolutamente restii, contrari, così negli anni, forse perché c'è stato un cambiamento culturale, quel cambiamento sociale all'interno proprio della istituzione, sono molto più aperti, però la cosa che mi dicono è: ma io il tempo per fare questo non ce l'ho. E questa è una realtà che io mi scontro, perché se uno fa veramente didattica attiva vuol dire spendere ore e ore, tempo, molto tempo
prima ma anche durante il corso, perché lo richiede, se uno vuole farlo bene, il tempo. Quindi il famoso cappello a 3 punte, dobbiamo fare tutto. Dall'altra parte gli studenti, esattamente, noi proponiamo didattica attiva e gli studenti ci dicono: prof, noi non ce la facciamo, cioè non riusciamo, quindi è un po' tutto un po' da cambiare. Ecco, sarebbe interessante capire, molto interessante i modelli dall'estero che avete presentato, sarebbe interessante a capire un po' nei vari, il modello anglosassone in primis, come viene gestita il cappello a 3 punte dei docenti e il tempo degli studenti. Io in Francia ho colleghi in Francia che mi dicono: io faccio 250 ore di lezione all'anno, io non ho proprio il tempo di... Ecco, è l'unico, diciamo, confronto che ho e insomma anche loro fanno molta fatica per... Ecco, sarebbe molto interessante così avere anche questo tipo di informazioni sul resto del mondo. Grazie. Grazie Barbara, sollevi un punto effettivamente cruciale. Raccogliamo 2 o 3 interventi e poi magari facciamo un giro Siamo di commenti. vicine, allora ne approfitto. Sono Alessandra Buratto, anch'io change agent dell'Università di Padova, change agent per vocazione, perché una cosa bella che ho visto, ho sentito oggi tra le tantissime, la centralità dello studente e quindi questo per me è importantissimo. Però qui adesso ora faccio 2 domande provocatorie, domande che in parte ho subito o mi sono state fatte e non ho risposto, e il professor Gerosa ha dato anche questo spunto. E una di queste riguarda la questione degli indicatori e in particolare uno di questi che sta a cuore alcuni corsi di studio è quello dell'abbandono degli studenti e trattandosi in particolare di un corso di studio che non ha un numero chiuso, quindi si trova nella situazione di dare ospitalità, osiamo dire, a studenti che sanno già che il prossimo anno non andranno via. Allora perché io corso di studio, dico in matematica, devo essere penalizzato dagli indicatori e poi noi dobbiamo dare i conti alla commissione paritetica o comunque all'Ateneo del perché abbiamo questi abbandoni. Allora io change agent provo a dire per gli abbandoni ma il teaching for learning, una didattica attiva sarebbe utile e mi dicono ma se io ho uno studente che so già che è lì per non andare in giro per le strade e è una buona cosa oltretutto, perché devo essere penalizzato? E la seconda invece provocazione, sì, questa mi riguarda personalmente, sempre con la didattica attiva e le verifiche in itinere, gli homework, che io faccio nonostante la numerosità e senza il supporto di assistenti d'aula. Ma cosa succede? Che funziona questa didattica e questi homework? Funziona per l'apprendimento lungo il curriculum, per farli imparare e rendersi conto se non stanno studiando bene durante il corso. Quindi cosa succede? Che a fine corso arrivano tutti a prendere 30, ma non va bene che prendano tutti 30. E quindi questo è un altro problema che ho dovuto affrontare. Ok, ho convenuto che per la lode devo fargli un'analisi proprio e allora li sottopongo quasi a un esame di dottorato. È un corso magistrale adesso. Però se qualcuno qui ha da rispondermi e di darmi dei suggerimenti sarò ben lieta, grazie. Grazie Alessandra. C'è un altro intervento? Ecco, vado velocissima. Conosco per i contatti internazionali che per la didattica attiva ovviamente sono necessari modelli organizzativi dove si dispone di teaching assistant per poter mantenere la condizione di docente ricercatore. Quindi un'attenzione alla ricerca e un'attenzione alla didattica di qualità.
E la cosa che chiedo a chi ha studiato i modelli internazionali è se si prevede in Italia la possibilità di spendere i nostri fondi, che qui per ora non è possibile, di spendere i nostri fondi di ricerca per teaching assistant, perché io posso contrattare research assistant, quindi gli assegnisti, e quindi loro fanno ricerca per me che non lo posso più fare, ma non è possibile questi stessi fondi che io guadagno in modo competitivo applicarli ad avere teaching assistant che metteranno competenza, professionalità e attenzione ai processi della valutazione continua, delle dinamiche di aula e via dicendo. Quindi questo è un elemento, secondo me, su cui riflettere, non pretendere che il docente possa fare tutto, ma che ci sia un cambiamento organizzativo per mantenere il cappello a 3 punte. Grazie Giuliana, non so se c'è un ultimissimo intervento. Giulia, sì. E poi diamo la parola. Grazie, io sono Giulia Licini, anche Change Agent, Dipartimento Scienze Chimiche. Ringrazio gli interventi anche della prima parte della mattinata, perché mostrano quanto complesso sia il quadro e come comunque questo cambiamento sia necessario. Come docente anziano che a un certo punto non si ritrova più con la didattica tradizionale, ho intrapreso questo cammino. Il cambiamento è molto difficile, non solo perché il sistema fa fatica a cambiare, ma anche perché queste tipologie di didattica richiedono, come diceva giustamente ai colleghi, un tempo, e anche tu, insomma, diverso durante il semestre. I ragazzi di chimica fanno 9 ore al giorno, 5 la mattina e 2 ore di laboratorio pomeriggio. Tempo per lavorare insieme non ce n'è, quindi deve essere richiesto un cambiamento proprio di struttura e questo è difficile. L'altra cosa, la didattica innovativa richiede dei teaching assistant, cioè da solo un docente che monitora i ragazzi, veramente manca il tempo se la nostra didattica deve essere tradizionale, nel senso ho 3 insegnamenti con 100-150 studenti, veramente questo cambiamento che uno può cercare di fare, manca proprio del tempo e dell'aiuto per monitorare. Nelle sperimentazioni vengono date e hanno funzionato, nella pratica di tutti i giorni questo non è proprio possibile. Per cui secondo me bisogna trovare degli strumenti per facilitare questo cambiamento, che so, per un anno uno fa questa sperimentazione, fa meno didattica, è stato detto, oppure ha dei fondi per poter pagare queste persone. Bisogna trovare degli strumenti per facilitare il cambiamento, altrimenti la termodinamica forse ci arriviamo, ma fra 30 anni, e quindi io già fra 5 non sarò più parte di questo gioco. Quindi è essenziale che dall'alto ci sia, cioè dalle istituzioni, un aiuto in questo, e poi vabbè, noi dobbiamo fare tutti la nostra parte. Comunque grazie degli interventi, veramente. Grazie mille Giulia, allora io direi che lascio la parola a chi vuole, apro il microfono e se avete qualche commento, aggiunta, osservazione, prego. Allora, risponderò alla questione della professoressa sulla questione del tempo. Allora, prima di tutto vi assicuro che da questa mattina tutte le sfide che ci sono nelle università italiane sono esattamente le stesse nelle università francesi, le stesse. La sola differenza è che è vero che è importante che in 2018 è stato questo decreto che ha reso obbligatoria la formazione, e poi è vero che siamo passati dalle parole alle azioni, è stato questo aiuto finanziario, questo supporto finanziario di tutto questo movimento che non si è tradotto soltanto con la creazione di questi centri per la didattica, ma è stato un movimento più sistemico del tutto il campus. Tutto il campus si è visto trasformato. Allora, quando parlano del tempo, noi abbiamo fatto, ho detto prima, delle indagini sulle pratiche didattiche all'università per capire anche i bisogni dei nostri docenti, e la prima difficoltà che si esprime è il tempo. Investire nelle didattiche innovative, tutto questo è cronofaggio, prende tempo. Dunque nel servizio cosa abbiamo fatto? Abbiamo, non so come dire con una metafora,
abbiamo deciso che per tutte le richieste che venivano o dei progetti o semplicemente delle idee di base, che voglio rivedere il mio corso, ho un progetto per esempio di integrare l'intelligenza artificiale, la simulazione 3D, eccetera, eccetera, di arrivare con le chiavi in mano, se posso dire così. Dunque c'è un supporto veramente importante a tutti i progetti, a tutte le idee di base per tutti gli insegnanti che vengono nel servizio. Se noi accogliamo, se posso dire, l'espressione del bisogno iniziale, ma poi ci sono questi consiglieri per la didattica che fanno un po' tutta la parte organizzativa fino a, se posso dire, al prodotto finale che è reso all'insegnante. Dunque abbiamo un ruolo un po' di facilitatori, se posso dire, ma è vero che la problematica del tempo resta. In Francia la carica di insegnanti in generale è di 128 ore di corsi magistrali, lezioni frontali, o se fanno soltanto esercitazione 192. Perché lo dico questo, che ancora oggi continuiamo a dare più valore dal punto di vista dei costi. Un'ora di lezione frontale costa di più che se voi fate un'ora di un seminario. E gli insegnanti che fanno più di 200 non sono piuttosto rari, perché fanno parte di loro non fanno ricerca, fanno soltanto insegnamento, ma la figura centrale fanno anche ricerca. Forse dipende dalle università, insomma i contatti che ho avuto io ci siamo proprio confrontati su questo, mi parlavano di più di 200 ore di carico e quindi è molta difficoltà a gestire il tempo. Comunque magari sono dei casi isolati, però voglio dire noi qui siamo messi non così ma vicini, perché io non arrivo a 200 però ci sono vicina, per cui... Abbiamo ancora un paio di minuti, qualche rapido intervento. Due cose, uno legato alla questione tempo e dall'altra anche sostegno. Il grosso tema è anche quello poi di riuscire a portare a sistema, perché se io per un anno ho anche uno scarico della didattica, però l'anno successivo come lo porto avanti quel bellissimo corso che ha funzionato benissimo, ma che ha funzionato bene anche perché avevo magari 2 tutor d'aula, quindi quello è il grosso tema. E l'altro aspetto che mi è stato sollecitato da Andrea è un po' quello che secondo un linguaggio un po' desueto ma che funziona, è il rapporto tra frequentanti e non frequentanti, nel senso che molte delle cose che abbiamo detto questa mattina, per esempio questa idea di una valutazione lungo tutto l'arco del percorso, funziona nel momento in cui io ho una classe che per il 98% è una classe di frequentanti, cioè che tutti i giorni di lezione è lì, fa tutte le sue esercitazioni. Purtroppo, soprattutto nelle humanities e soprattutto nelle situazioni dei grandi numeri, questo non è sempre vero, e quindi ci si trova poi con il grosso problema di avere programmi per chi è in aula che però poi vengono considerati discriminanti rispetto a chi non riesce a partecipare, e quindi anche questo apre secondo me un canale di riflessione riferito a quello che si diceva prima, cioè il cambiamento della popolazione studentesca, che sempre di più sarà, per esempio, almeno per alcuni ambiti, una popolazione più adulta e quindi più impegnata anche sul cotè o familiare o professionale. Scusi se mi permetto, sempre in ambito attuale abbiamo anche il problema dell'internazionalizzazione di studenti che vengono da stati con problemi politici o di guerre o anche in difficoltà, e quindi io li sto limitando se non permetto loro di poter fare delle verifiche e magari sono volenterosi, magari hanno ancora più voglia di quelli che vengono, che fanno meno fatica a prendere magari un treno o essere già qua. Io
volevo aggiungere un paio di cose. In realtà alcune delle domande poste non hanno facili risposte, ma qualche considerazione che spero sia utile. Un tema, mi allaccio a quello che diceva Arber poco fa, anche noi a Trento tentiamo di dare il massimo supporto possibile con gli educational developer ai colleghi, in modo che, allora, il tempo investito è sempre il tempo investito da ciascuno di noi, ma di avere tanto supporto di consulenza metodologica e risorse che stiamo creando in modo almeno da abbattere un po' con la curva di apprendimento sulle nuove metodologie. Quello che possiamo mettere a fattor comune lo facciamo noi come Teaching Learning Center, ma anche tra pari. Abbiamo un piccolo database di buone pratiche di varie discipline che adesso stiamo facendo crescere, quindi questo è un po' una cosa che mi veniva da dire. Un'altra cosa che mi verrebbe da dire è che dovremo, e anch'io mi allaccio a quello che diceva Andrea prima, provare a fare dei ragionamenti collegiali per corso di studio, perché poi cosa succede? Succede che io faccio un progetto, lui fa un progetto, l'altro fa un progetto, gli studenti dicono ma non ce la facciamo, non veniamo più a lezione perché dobbiamo fare il progetto dell'altro, eccetera. Quindi c'è anche un problema, ma dico una roba che abbiamo detto 7000 volte, di coordinamento tra di noi e che non ha una facile soluzione, però il tema della collegialità che veniva citato credo che sia una delle strade da battere più fortemente, un po' per uscire noi dall'isolamento del singolo momento didattico, ma anche e soprattutto per evitare di creare situazioni in cui poi sono gli studenti a non reggere più perché noi ci spingiamo sull'innovazione, o al contrario invece c'è magari solo una persona che va in innovazione a fronte di altri docenti che fanno una didattica più tradizionale, quindi quella persona che innova sembra un po' strana, quantomeno agli occhi degli studenti, no? Quindi credo che insomma, rispetto a questi discorsi che facevamo magari 5 o 10 anni fa, credo che ci sia stata una grande evoluzione, e con un po' di ottimismo guardo al futuro pensando che tra un po' di anni ci ritroveremo alcuni di questi problemi, secondo me li avremo un po' risolti. Sul tema che poneva Giuliana la spesa dei fondi di ricerca sui teaching assistant, allora qui io non ho una risposta perché credo che ogni ateneo abbia il proprio regolamento rispetto a questo. Quello che vediamo un po' dalle pratiche che stiamo un po' monitorando con il gruppo di lavoro in CRUI è che ci sono sempre di più finanziamenti dedicati per sostenere l'innovazione per teaching assistant o per tutor, quindi non siamo ancora in effetti nelle pratiche che vedo a regime, però c'è uno sforzo per andare in quella direzione, però su fondi dedicati, quindi non sono i fondi della ricerca, almeno non che io finora abbia visto. E poi un'ultima considerazione che volevo fare sul fatto che prendano tutti 30. Allora, qui è un po' un paradosso del sistema, nel senso che questo dovrebbe essere una cosa positiva, nel senso che noi dovremmo essere felici che prendano tutti 30, no? Allora, ovviamente gli studi hanno confermato ampiamente che una didattica autentica porta a migliori risultati di apprendimento. Ormai l'abbiamo sdoganato, meta-analisi su meta-analisi, quindi da quel punto di vista possiamo essere tranquilli. Probabilmente il tema sapete che ci sono alcuni sistemi che hanno proprio le curve all'interno, le gaussiane all'interno dei quali inseriscono la distribuzione dei voti, no? Evidentemente non è questo il nostro caso, però quello che spesso ho visto fare, anche analizzando altre pratiche nazionali e internazionali soprattutto, è quello di abbinare momenti di valutazione autentica, momenti di valutazione di conoscenza, diciamo così, no? Quindi la valutazione autentica misura un certo tipo di competenza, la valutazione tradizionale misura quanto solide sono le conoscenze. Spesso la valutazione autentica usa progetti di gruppo, quindi entra il tema, ma hanno lavorato tutti uguali, chi è andato a traino, prendono 30, ma c'è uno che ha lavorato di più, uno che ha lavorato di meno. Allora quello che ho visto studiando, guardando un po' in giro, ma ripeto non è una soluzione perché in questo momento non c'è secondo me una soluzione, è abbinare momenti di valutazione, chiamiamoli classici, diciamo, in cui individualmente
ovviamente vediamo quanto profondo è l'apprendimento di uno studente, a momenti di valutazione autentica che noi vorremmo sposare al 100%, ma che essendo molto spesso collettivi portano questo problema qua. Quindi io sarei pro valutazione autentica al 100%, però si aprono evidentemente altri problemi, quindi questa è una riflessione che volevo condividere. Ecco, non so Andrea se hai un commento finale. Adesso un commento finale difficile perché io poi appunto devo rispondere sul livello pragmatico e secondo me molte delle cose che sono emerse adesso forse le ribaltiamo al prorettore della didattica più che a un presidente di scuola, perché se cominciamo a pensare diversi equilibri dell'impegno didattico di ciascuno di noi eccetera, insomma non è certo, però sono cose che forse prima o poi, diciamo, quantomeno i presidenti formano la commissione didattica di Ateneo, possiamo cercare di mettere all'angolo il prorettore e cominciare a spingere su questo. Sulla cosa dei teaching assistant in realtà lo strumento amministrativo ce l'abbiamo, che è la didattica integrativa, dopodiché chiaramente io almeno dal punto di vista di ingegneria, che adesso non vorrei suscitare invidie, ma di solito è abbastanza ricca in termini di fondo per il miglioramento della didattica, perché proporzionale al numero di studenti e studentesse noi abbiamo la percentuale più alta di tutto l'Ateneo. Quindi vabbè, ecco, usare i fondi di ricerca mi suona un po' male sinceramente. Però lo strumento amministrativo c'è, forse noi poi abbiamo più problema a trovare, diciamo, chi possa rispondere a eventuali bandi finanziati lì. E poi chiudo con una battuta, insomma, dando per scontato che il processo valutativo è stato fatto bene, insomma, distinguendo chi ha lavorato di più, chi ha lavorato di meno nel gruppo, insomma, per me se gli studenti e le studentesse prendono tutti i 30, io sinceramente non capisco dove sia un problema. Se vuoi venire a insegnare ingegneria, per noi va bene. Grazie. Va bene. Va bene. Allora, esatto. Allora grazie alle relatrici e relatori, grazie a voi che siete intervenuti e abbiamo visto quanti spunti ci sono intorno al tema, ma incombe il pranzo. Quindi grazie ancora e la discussione la continuiamo dopo.